Ho cliccato sul bottone trasmetti dal vivo, potete contare i 10 secondi di iniziare. Grazie. Grazie. Buonasera a tutte e a tutti e benvenuti a questo nuovo incontro del ciclo di eventi Sordità infantile, una discussione partecipata. Ricordo brevemente l'obiettivo del progetto, che è quello di creare un luogo di discussione sulle tematiche della sordità infantile che possa essere al tempo stesso informato e aperto a tutti, ma comunque moderato. Oltre a me, tra gli organizzatori di questo progetto ci sono Claudia Bonfiglioli, Francesco Pavani e Stefania Benetti del CIMEC, Università di Trento, Gabriele Gianfreda ed Elena Tomasuolo che insieme a me, che sono Pasquale Rinaldi, lavorano al Consiglio Nazionale delle Ricerche presso l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione. Anche questo incontro in cui ospitiamo le famiglie, infatti si intitola Genitori, scelte personali, obiettivi condivisi, anche questo incontro è pienamente accessibile per le persone sorde. Approfitto di questa comunicazione per ringraziare le interpreti Anna Lobello e Arianna Testa e la sottotitolatrice Vera Arma dell'Associazione Culturabile. Ringrazio anche Matteo Giovanelli, il tecnico del CIMEC, che ci sta assistendo durante la diretta e rende possibile la stessa diretta di questo evento, nonché la registrazione e quindi la fruizione di chi non può vederlo adesso e lo vedrà in differita in altri momenti. Questo evento è anche sottotitolato e per vedere i sottotitoli dovete seguire il link che è presente nella pagina YouTube da cui vi siete collegati per seguire l'evento. Questo evento è un po' particolare, un'organizzazione un po' particolare perché ospiteremo 3 famiglie, 3 coppie genitoriali che hanno figli sordi e quindi la struttura dell'evento è un po' diversa da quelli precedenti. Noi chiederemo a ciascuna coppia genitoriale di rispondere a 3 domande che gli poniamo noi e poi dopo che loro hanno risposto a queste domande lasceremo come al solito del tempo per rispondere, per dare spazio a delle domande che curiosità o dubbi delle persone che stanno assistendo a questo evento in diretta, quindi domande che possono porre alle famiglie. Vi ricordo che per porre le vostre domande potete mandare sia un breve testo scritto o un video in LIS, è indifferente la modalità che utilizzate, e potete utilizzare WhatsApp oppure Telegram al numero 337 147 9310. Questo numero comparirà in sovraimpressione durante l'incontro, ma comunque lo trovate anche questo sulla pagina YouTube dove vi siete collegati. Vi ricordo che se volete voi mandare un video in LIS, dal momento che l'incontro è video registrato e quindi la videoregistrazione rimane, poi se voi mandate un video in LIS e questo viene trasmesso, il vostro volto rimane. Quindi se voi non volete mostrare il vostro volto, dichiaratelo esplicitamente nel video, poi provvederemo noi ad anonimizzare il vostro video mandando in onda il contenuto della vostra domanda senza mostrare il vostro volto. Allora, dicevamo che l'incontro di oggi è quello del gruppo dei genitori e lo modererò io. Abbiamo 3 coppie genitoriali, vi comincio a presentare la prima, sono Giovanni Barin e Nicoletta Wojciechowski, a cui chiedo di accendere il video. Benvenuti Giovanni e Nicoletta.
Giovanni e Nicoletta sono genitori di 2 ragazzi, una ragazza sorda di 18 anni con impianti cocleari e un ragazzo udente di 13 anni. Vivono a Lodi e sono entrambi architetti. Giovanni è vicepresidente e referente della Lombardia dell'associazione Genitori Tosti APS Onlus, che è un sodalizio formato da genitori con figli con disabilità e mira a tutelare i diritti di questi bambini e ragazzi. È anche consigliere di Alfa, Associazione Lombarda Famiglie Odolese, e fa parte anche del gruppo scuola di LEDA, Lega per i diritti delle persone con disabilità. Sono molto attivi nell'associazionismo Giovanni e Nicoletta, fanno anche parte del Comitato Lodigiano per l'eliminazione delle barriere architettoniche e si occupano in particolare delle barriere sensoriali, promuovendo la sensibilizzazione sul territorio lodigiano. Hanno anche coordinato nel 2018 Scuola for All, un progetto di alternanza scuola-lavoro di Genitori Tosti e Comitato Lodigiano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Allora, io ringrazio Giovanni e Nicoletta per aver acconsentito all'invito che le abbiamo fatto, ma non solo per questo, anche per aver contribuito ad una discussione che stiamo portando avanti da tantissimo tempo e gli chiederei di raccontarci in 10 minuti del loro passato, la composizione, storia familiare, le difficoltà iniziali legate alla nascita della loro figlia sorda. Vi chiederei la cortesia di provare a fare uno sforzo di rimanere nei tempi perché siamo abbastanza contingentati. Grazie Giovanni e grazie Nicoletta. A voi la parola. Buonasera, sono Nicoletta. Siamo appunto genitori di Lorenza e Gabriele. Lorenza è nata nel 2003 a seguito di una gravidanza decorsa normalmente, però la nascita è avvenuta 17 giorni dopo il termine previsto. La bambina è andata in sofferenza durante il parto e purtroppo ha ingerito meconio e quindi ha avuto problemi respiratori gravi. Immediatamente dopo essere passata attraverso la neonatologia dell'ospedale dove è nata, è stato deciso il suo trasporto d'urgenza all'ospedale di Bergamo, dove i medici hanno fatto tutti i tentativi possibili per liberarle i polmoni. Dopodiché hanno fatto un intervento chirurgico piuttosto serio che si chiama ECMO, ECMO, di pulizia dei polmoni attraverso una respirazione extracorporea. Si trattava di un intervento molto, molto particolare, era la 16ª bambina in Italia a affrontare un intervento del genere. La bambina è comunque riuscita a sopravvivere a questi primi momenti terribili della sua esistenza ed è rimasta ricoverata in neonatologia a Bergamo per una quarantina di giorni. Noi che eravamo genitori non preparati insomma, a questo evento così grave, insomma, siamo rimasti molto sconcertati e sconvolti naturalmente nei primi momenti, però abbiamo reagito una volta dimessa io dall'ospedale dove ero in cura, abbiamo reagito immediatamente, siamo andati subito appena possibile a trovarla e la bambina, dopo la neonata, dopo i primi momenti in cui sembrava non dovercela fare, è sopravvissuta per fortuna e ha proseguito appunto il ricovero finché noi finalmente l'abbiamo potuta vedere. Vedo che già scorrono le immagini, giusto? Ecco.
Dopo 40 giorni in cui è rimasta appunto in terapia intensiva e ha purtroppo a metà percorso anche ha avuto un problema di infezione ospedaliera curata con antibiotici, finalmente ce l'hanno dimessa e l'abbiamo potuta portare a casa con noi. Sono stati momenti iniziali appunto terribili, ma una volta tornata a casa nostra noi abbiamo notato subito questo splendido sorriso. Qui già nella culla sorride alla sua nonna, e questo ci ha sollevato tantissimo rispetto a una prima diagnosi molto infausta e anche dovuta al fatto che, facendo poi i dovuti approfondimenti, era il risultato che avesse avuto un problema cerebrale piuttosto serio. Nei primi mesi di vita appunto in cui è stata con noi si è ripresa bene, però appunto crescendo, sviluppandosi attorno al quinto mese ha iniziato a evidenziare di avere un'emiparesi destra e anche problemi visivi perché aveva una forma di strabismo. Da qui è iniziato il nostro iter di riabilitativo, cioè di rivolgersi sia a ospedali e cliniche specializzate a Pavia e a Milano che la seguivano e la monitoravano, sia appunto proprio la riabilitazione fisioterapica e quant'altro. La bambina ha iniziato a avere una lalazione normale, peraltro all'età di 6 mesi avevamo fatto anche il controllo uditivo a Milano, alla Mangiagalli, ed era risultato normale. Gli ABR avevano dato un esito di normalità. Dopodiché, passando il tempo, attorno tra un anno e i 15 mesi circa, ci siamo accorti di un suo cambiamento di comportamento, rispondeva meno ai suoni, alle stimolazioni dell'ambiente, a noi genitori, e comunque in periodo aveva iniziato anche l'asilo nido e anche l'educatrice che la seguiva aveva notato questi cambiamenti, e per cui facendo un nuovo controllo è risultato che aveva una perdita uditiva, e quando quando è finito il percorso diagnostico l'esito è stato di sordità grave e profonda. Quindi nel giro di pochissimi mesi era diventata sorda profonda. Presi diciamo da nuovo sconforto per questa situazione che si era aggiunta già alla riabilitazione già intrapresa, non ci siamo però del tutto abbattuti e ci siamo rivolti ad altri ospedali che l'hanno seguita, e alla fine ci siamo rivolti all'ospedale di Rovereto in Trentino, dove ha effettuato, dopo un periodo di protesizzazione, l'impianto cocleare, il primo impianto cocleare all'orecchio sinistro. Se possiamo andare avanti con le diapositive. Grazie. Il primo impianto era proprio, parliamo del 2006, era ancora un vecchio tipo di processore pediatrico con le batterie a scatola dietro la schiena. Qui si vede che avevamo realizzato, grazie alla nonna, una borsina che riusciva a contenere questa batteria sulle spalle. Avanti. E qui appunto il percorso logopedico è iniziato sin da subito, anche sin dall'uso delle protesi ovviamente, e che veniva eseguito in qualsiasi condizione, in qualsiasi momento, anche un momento per la diapositiva, anche durante le vacanze al mare, una lavagnetta con le letterine, quindi in qualsiasi occasione era buona per fare attività logopedica.
che peraltro Lorenza faceva volentieri e ha reagito molto bene agli stimoli. Probabilmente quei 6 mesi, un anno in cui ha avuto un udito sono stati molto utili alla fase successiva. Avanti. Qui dopo qualche anno è passata con il processore normale, il processore direttamente collocato all'orecchio finalmente, senza avere più il peso sulla schiena. Avanti. Noi sin da subito abbiamo cercato di far praticare qualsiasi attività sportiva, qualsiasi attività alla figlia, per cui anche lo sci, che per un bambino sia la gestione dell'impianto cocleare sia la gestione dell'emiparesi non è stata semplice, però noi l'abbiamo messo su un paio di sci e abbiamo utilizzato il sistema FM collegato al papà oppure al maestro di sci e l'abbiamo mandata giù. Avanti. E anche al mare comunque abbiamo cercato strategie alternative, cioè proteggendo l'impianto con le apposite bustine, le cuffie e quant'altro per poter gestire la socialità con gli altri bambini. Avanti. La passione però verso lo sport preferito di Lorenza è il karate, che ha iniziato all'età di 9 anni e la prosegue fino adesso. Forse c'è un problema di connessione con Giovanni e Nicoletta, perché vedo che... Nel 2000, sì. Ecco. Nel 2016, sì, c'è stato un buon... nel 2016, a distanza di 10 anni dal primo, ha fatto il secondo impianto cocleare all'orecchio destro. E all'inizio appunto si pensava che ne bastasse solo un orecchio, ma in realtà i grossi vantaggi sono arrivati con il secondo orecchio, quando ha potuto sentire con tutte e due le orecchie allo stesso momento. Avanti. E qui naturalmente ha potuto praticare anche altre attività sportive come l'era più di gradimento, tiro con l'arco, insomma camminare in montagna. Andiamo pure avanti. E non abbiamo trascurato anche l'aspetto psicologico, secondo noi, che era importante, di far sentire gli impianti cocleari come parte di sé e quindi la decorazione, anche lo scherzo, insomma, attraverso varie strategie in modo da aiutare l'accettazione di questo dispositivo. Avanti. Grazie. E l'altra nostra passione di famiglia, qui ci vediamo, siamo tutti e 4, con anche il secondo figlio che è arrivato 5 anni dopo la prima, è di viaggiare in camper, e avanti, ancora una diapositiva, e comunque però l'attrezzatura tecnologica bisogna portarla dietro, per cui comunque il deumidificatore dell'impianto cocleare e la ricarica del dispositivo FM è sempre necessaria, ma ci siamo sempre arrangiati, insomma. Avanti. E naturalmente il sistema FM è importante per quanto riguarda anche il comprendere le situazioni, le guide turistiche, quando siamo andati in gita insieme ad altri o insieme a gruppi. È stato molto importante per lei, per la sua comprensione, per l'inclusione nelle attività che si facevano. Anche questo, avanti. E in alcuni musei all'estero ci è anche capitato di avere altri dispositivi a induzione magnetica, abbiamo usato anche questi. Avanti. E siamo arrivati al punto in cui Lorenza sentiva così bene da poter usare gli stessi dispositivi che usano tutti i ragazzi al giorno d'oggi, ovvero un normale paio di cuffie Bluetooth applicato sopra e naturalmente l'immancabile cellulare. Avanti. Ecco, io per questo momento avrei finito. Grazie Nicoletta per aver voluto condividere con tutti noi la
la vostra storia, anche una storia di un lunghissimo ricovero neonatale, una storia che insomma ha avuto dei diversi momenti complessi. Invito ora ad attivare il video a Tiziano e Mara. Tiziano Mazzoni e Mara Romiti sono genitori di 2 bambini con sordità bilaterale, Davide che ha quasi 8 anni e Daniel che ha 5 anni e mezzo. Vivono a Roma, Tiziano è ingegnere, Mara è psicoterapeuta. Ringrazio anche loro per tutti i contributi che hanno dato dalle fasi iniziali di questo progetto, per aver contribuito in maniera attiva al gruppo dei genitori. Tiziano gestisce un blog su internet che si chiama In Ascolto e l'anno scorso, nel 2020, ha pubblicato un libro che si intitola Vamos, noi, l'amore e le protesi acustiche, che si trova in distribuzione sul sito di Amazon. Non è per fare pubblicità al libro, per carità, però è molto bello, io l'ho letto, e l'intero ricavato delle vendite sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione Peri Onlus per l'acquisto di apparecchi acustici in favore di bambini le cui famiglie non hanno la possibilità economica di sostenere questa spesa. Nel libro che lui ha scritto, narrato in terza persona, si racconta la storia di una famiglia che ha attraversato il dolore e che lo ha guardato in faccia questo dolore. Ma comunque è una storia di resilienza, una storia di forza che si legge dalle pagine del libro, di 2 persone che sono più volte cadute ma si sono sempre rialzate e hanno provato ogni giorno e provano tuttora ogni giorno a mettere un mattoncino in più nella vita dei loro figli. Anche voi, Tiziano e Mara, avete 10 minuti a disposizione per parlare del vostro passato, composizione e storia familiare, difficoltà iniziali legate alla nascita dei figli sordi e così via. Grazie. Allora, grazie Pasquale. Prima di tutto volevo ringraziare il CIMEC, l'Università di Trento, il professor Francesco Pavani, Claudia Bonfiglioli, Gabriele Gianfreda, Pasquale Rinaldi e Elena Tomassolo del CNR, il servizio di interpretariato in LIS e tutti i tecnici che sono dietro a questo bellissimo progetto di questo convegno Sordità Infantile. Mi premeva molto, e un saluto anche a Giovanni e a Nicoletta e a Claudio e a Alessandra, che sono le altre 2 coppie genitoriali che condividono con noi l'esperienza, la bellissima esperienza di oggi. Allora, come ha detto Pasquale, io mi chiamo Tiziano, lei è mia moglie Mara, abbiamo 43 anni, viviamo a Roma e abbiamo 2 figli. Il primo si chiama Davide, ha 7 anni, quasi 8, a gennaio ne ha 8, e Daniel che ha 5 anni e mezzo. Entrambi sono affetti da una ipoacusia bilaterale mista di grado severo, con una perdita di circa 70-80 decibel. È una sordità congenita, quindi una sordità presente fin dalla nascita, ed è di origine genetica. In particolare negli anni abbiamo scoperto la causa della sordità, che risiede nella mutazione di un particolare tipo di gene che si chiama POU3F4, che dà vita a una sordità molto rara di tipo X-linked, perché il gene è posizionato sul cromosoma sessuale X. Dicevo che è una sordità rara che produce una malformazione cocleare che si chiama partizione incompleta di tipo 3. Per darvi un'idea della rarità, diciamo, facendo due conti statistici, se in un anno in Italia nascono all'incirca 400.000 bambini, più o meno, statisticamente ne nascono 2 l'anno con affetti da questo tipo di sordità. Allora, la nostra è una storia che nasce in questo modo, cioè Davide nasce nel gennaio del 2014 dopo un parto regolare e viene sottoposto qualche giorno dopo allo screening audiologico neonatale, quindi alle emissioni otoacustiche. Le rifà 2 volte perché per 2 volte esce fuori il risultato refer, che vuol dire che il test non è stato passato. Chiaramente che cosa succede? Succede che non veniamo immediatamente indirizzati verso
uno screening di secondo livello, ma veniamo abbastanza tranquillizzati anche dai tecnici che hanno effettuato questo esame, dicendo che è normale, è abbastanza comune che il risultato all'inizio di dopo pochi giorni dalla nascita sia refere, perché potrebbero essere del liquido amniotico ancora presente nelle cavità che inficia il risultato. Quindi noi diciamo abbastanza tranquilli, diciamo che ci rifacciamo al nostro pediatra. Il nostro pediatra diciamo che prende la cosa un po', evidentemente poi è un po' alla leggera, nel senso che sottopone Davide nei mesi anche successivi, nei primissimi mesi, a un test che poi scopriamo solamente con gli anni essere un test ampiamente ormai superato, che si chiama Boel test, che è un test soggetto a moltissime tipologie di errori. Dai risultati di questo test il pediatra ritiene che Davide abbia un udito normale, e quindi diciamo che sì, ci dice faremo un esame dell'udito ma più avanti, quindi togliendoci, diciamo, tra virgolette, l'ansia di dover fare questo secondo esame più approfondito. Mi ricordo ancora le parole dicendo che il bimbo ci sente benissimo, che è una frase che ricordo benissimo. Il problema è che poi Davide, diciamo, ha una crescita tutto sommato regolare, solamente che verso 1 anno e mezzo, quasi 2, 1 anno e 7 mesi, iniziamo a renderci conto che Davide ha dei comportamenti strani, particolari, si isola, non ti guarda negli occhi, non risponde al nome, ha delle, diciamo, ripete continuamente alcuni tipi di movimenti stereotipati, e quindi decidiamo verso la fine, quindi 1 anno e 8 mesi, di sottoporlo, di prendere un appuntamento per una visita neuropsichiatrica, perché nessuno dei due aveva minimamente pensato a un problema di tipo uditivo. Quindi andiamo a passare delle visite da un neuropsichiatra che nel frattempo mia moglie rimane incinta, e quindi stiamo aspettando il nostro secondo figlio, che è Daniel. Il neuropsichiatra sottopone Davide a dei test, e in maniera abbastanza molto brusca ci comunica che molto probabilmente Davide ha uno spettro autistico. Ovviamente questa notizia ci getta completamente nel panico, nello sconforto, nel dolore, da cui diventa difficile tirarsi su. Non molliamo e portiamo Davide a fare dei controlli ulteriori, quindi da altri neuropsichiatri, e diciamo, purtroppo anche altri 2 neuropsichiatri confermano la, diciamo, alta probabilità che Davide stia sviluppando o sia affetto in realtà da un disturbo dello spettro autistico di grado severo. Chiaramente che cosa facciamo? Ci mettiamo subito in moto tramite l'ASL e iniziamo subito a sottoporre Davide a delle terapie riabilitative, quindi in particolare neuropsicomotricità. E lì avviene, diciamo, la prima svolta della nostra vita, perché una neuropsicomotricista del servizio pubblico con molta esperienza, osservando Davide nelle primissime attività insieme a lui, ritiene che Davide debba essere sottoposto a una visita uditiva, perché secondo lei è molto probabile che Davide in realtà non ci senta o che abbia dei problemi uditivi. Fissiamo subito un appuntamento al Bambino Gesù, all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, per l'esame principe, per stabilire se un bambino ha dei problemi uditivi, che sono l'esame dei potenziali evocati uditivi, che è un esame che si effettua da insedazione, quindi è un esame che dà dei risultati di tipo oggettivo. Sottoposto Davide a questo esame, viene fuori effettivamente che Davide ha una perdita uditiva all'epoca medio grave, e mi ricordo ancora la faccia dell'otorino che, quando ci dà la notizia, invece di vedere 2 genitori disperati, vede 2 genitori che
sollevati. Direi abbastanza sollevati, perché venivamo comunque da una diagnosi che ritenevamo, non conoscendo niente di sordità, ma ritenevamo assolutamente, sicuramente più grave. Questo che cosa comporta? Comporta che Davide inizia subito, si mette delle protesi, vengono prescritte delle protesi acustiche digitali e inizia subito un percorso logopedico e di psicomotricità, continua la psicomotricità e viene aggiunta la logopedia. Una cosa molto importante che avviene in questo periodo è che io e mia moglie diciamo, ci sottoponiamo a un percorso psicologico di supporto alla genitorialità. Andiamo da una psicologa che ci aiuta, ci traccia la strada affinché noi possiamo in qualche modo riuscire ad affrontare questa nuova realtà dura, difficile, complessa, sconosciuta, perché nella nostra famiglia non abbiamo esperienza di sordità, nessuno dei nostri parenti conosciuti è sordo e quindi nessuna esperienza. Ed è stato il supporto alla genitorialità è stata un'arma veramente vincente che ci ha permesso come dire, di metterci un po' l'armatura, no? Di combattere questa battaglia ogni giorno. Che succede? Che mentre Davide continua la sua, in maniera importante, egregia, le sue terapie riabilitative, nel giugno del 2016 nasce Daniel. Daniel nasce e anche lui viene sottoposto a emissioni autoacustiche all'inizio, dopo 2 giorni dalla nascita, anche lui con un doppio refer, quindi anche lui il test era andato male. E però, anche in quel caso ci viene detto che probabilmente c'era del liquido amniotico nei condotti uditivi, però questa volta la storia prende un'altra piega, cioè l'appuntamento per fare gli esami in un centro di terzo livello è stata immediata. Daniel ha fatto i primi ABR credo entro i primi 15 giorni di vita. Sì, assolutamente, infatti facciamo subito l'indagine di secondo livello, che ovviamente conferma purtroppo la sordità anche del nostro secondogenito, e anche lui inizia un percorso immediatamente, quindi a 6-7 mesi, di logopedia, di psicomotricità, e inizia a indossare anche lui delle protesi acustiche. Avviene anche un'altra cosa nel frattempo, avviene che Davide viene messo in lista per un eventuale intervento di impianto cocleare per cercare di dargli quel qualcosa in più a livello riabilitativo. Lo sappiamo tutti che l'impianto cocleare è praticamente la Ferrari della strumentazione per questo tipo di situazioni. Il problema è che quindi viene sottoposto a risonanza magnetica e dalla risonanza magnetica si evince, l'otorino evince che la sua coclea è malformata e ha una particolare tipo di malformazione, per cui ci prescrive immediatamente l'esame genetico sul particolare gene che poi darà esito positivo, che è quello che ho detto all'inizio, e però ci dice anche una cosa molto importante, che al momento l'intervento di impianto cocleare per Davide, poi successivamente anche per Daniel, in questo momento è totalmente sconsigliato, uno perché i ragazzi hanno un ottimo recupero con le protesi, e due perché con questo tipo di malformazione l'intervento chirurgico non è standard, può durare molte ore, può comportare anche dei rischi e soprattutto non sappiamo esattamente quali possono essere gli outcome della riuscita, cioè non sappiamo, una volta messo l'impianto cocleare, quale possa essere la resa di questo impianto su una coclea malformata in quel modo. Il tempo passa e i ragazzi continuano le loro terapie, anche con discreto successo. E avviene un fatto a gennaio del 2017 che poi mi spinge a creare il blog da cui poi è nato il libro, come aveva detto Pasquale, cioè che alla fine dopo un anno, diciamo, e passa di terapia, la diagnosi di spettro autistico per Davide praticamente decade e rimane esclusivamente la diagnosi di sordità bilaterale. Quindi una cosa che mi premeva dire è che purtroppo noi non siamo nei primi, purtroppo credo che non saremo gli ultimi a dover sopportare che
diciamo, segnali di comportamenti associati a una sordità vengono scambiati per comportamenti associati a disturbi dello spettro autistico, perché il bambino sordo, quando non è protesizzato, non ti guarda negli occhi perché non ti sente, non riesce a percepire bene anche lo spazio attorno a sé, si isola, tende a isolarsi e può mettere anche in pratica movimenti stereotipati, e quindi ha tutta una serie di comportamenti che possono essere scambiati per disturbo dello spettro autistico o per altri tipi di disturbi, mentre invece magari è solo sordo. Ecco, questo non so, tu volevi aggiungere qualcosa? Okay. No, credo che per il passato abbiamo detto tutto. Vi ringrazio, Tiziano e Mara. Rompo un po' gli schemi, nel senso, noi di solito facciamo la prima parte e poi le domande, gli interventi del pubblico le facciamo alla fine, però ci tengo a leggere un messaggio che è appena arrivato. Vi leggo il messaggio. Ciao, sono Ilenia. La mia non è una domanda, ma voglio lasciare la mia testimonianza. Anche io sono nata affetta da sordità profonda grave. È una lunga storia che sarebbe difficile riassumere in un messaggio, ma volevo dirvi che mi sono rivista molto in Lorenza, la bambina della storia di Nicoletta e Giovanni. Grazie Ilaria grazie Ilenia per averci mandato questo messaggio, per aver lasciato questa testimonianza. Allora, il titolo dell'incontro di oggi era Scelte personali, obiettivi condivisi. Io vedo molte situazioni che poi alla fine, al di là delle scelte, comunque si ripetono, sono dei leitmotiv nella storia di genitori che hanno bambini sordi. Vi presento la terza coppia genitoriale, la terza famiglia, e l'invito ad accendere il loro video. Sono Claudio Bai e Alessandra Battaglin. Benvenuti. Ringrazio anche loro, perché anche loro da un bel po' stanno dietro all'organizzazione di questo evento. Claudio in particolare poi ve lo ritroverete in un altro dei nostri appuntamenti, perché interverrà come esperto anche in un altro evento. Claudio e Alessandra sono genitori di 3 figli, Greta, Alice e Gabriele, che hanno 15, 13 e 8 anni. La prima dei loro figli è sorda, gli altri 2 sono udenti. Claudio è un libero professionista e docente di lingua dei segni dal lontano 1994. È fondatore della società cooperativa Alba, che è stata attiva dal 1999 al 2020, e chiunque si è occupato di sordità di lingua dei segni ha incontrato per un momento nella sua storia, nei suoi percorsi, la cooperativa Alba, che si è occupata di servizi in lingua dei segni. È presidente dell'Associazione dei genitori di bambini sordi Vedo Voci e dell'Associazione di categoria professionale dei docenti LIS, che si chiama DocLIS. Insieme a 2 gruppi diversi ha ideato 2 metodi di insegnamento della lingua dei segni. Alessandra è stata logopedista nel suo passato e dal 1998 invece, da soli 25 anni più o meno, è interprete di lingua dei segni. Ha lavorato presso la cooperativa Alba per 20 anni e attualmente lavora principalmente come interprete scolastico ed è supporto amministrativo per l'EFSLI, l'Associazione Europea degli Interpreti di Lingua dei Segni. Anche lei presta volontariato presso l'associazione Vedo Voci. Vedo Voci, per chi non lo sapesse, è un'associazione di genitori di Biella che opera a sostegno dell'educazione bilingue italiano-LIS e svolge un ruolo di rappresentanza politica presso le istituzioni. Dall'incontro tra Vedo Voci e la casa editrice Cartusia è stato realizzato un libro illustrato ad alta leggibilità per bambini dai 6 anni che si intitola Io sono sordo ed è stato scritto da Manuela Marino Cerrato ed è illustrato da Annalisa Beghelli. Anche voi, Claudio e Alessandra, avete 10 minuti a disposizione per parlare del passato, composizione, storia familiare e difficoltà iniziali legate alla nascita della vostra bambina sorda. Grazie.
la storia che raccontiamo appunto comincia con la nascita della nostra figlia sorda. All'inizio non avevamo minimamente pensato, non ci avevamo pensato, non l'avevamo considerato. La cosa più importante era che fosse nata la nostra bambina, è stata una bellissima esperienza e così l'abbiamo affrontata all'inizio. Vi racconto del periodo della nascita, quando il primo impatto che abbiamo avuto con i medici al momento della nascita della bambina, sapete, già vedevano me, padre sordo, all'ospedale di Torino, avevano subodorato che ci potesse essere qualcosa e quindi l'hanno mandata subito a fare l'ABR. Così come altri genitori hanno raccontato, effettivamente il risultato è incerto, potrebbe essere una diagnosi non sicura, quindi è stata programmata una nuova visita e siamo tornati di nuovo all'ospedale per questo secondo esame e effettivamente abbiamo avuto di nuovo un esito incerto. Abbiamo chiesto di poter fare una terza visita e stesso risultato. Beh, nel frattempo però noi volevamo interrompere o comunque fare degli accertamenti differenti, potenzialmente lavorare con i potenziali avvocati. Quindi ci siamo informati e ci hanno detto che appunto, come hanno raccontato, è un esame che si fa in sedazione. Quindi in quei giorni poi siamo tornati a casa, prima dell'appuntamento ne abbiamo parlato, visto che l'esito era incerto abbiamo cercato di capire come procedere e siamo andati di nuovo per prendere appuntamento per i potenziali, per rifare un'altra BR, di nuovo l'esito incerto e abbiamo chiesto, ci hanno detto di prendere un altro appuntamento. Il problema è che da casa all'ospedale ci vogliono circa mezz'ora, 40 minuti di viaggio, ogni volta avanti e indietro, la bimba piccola, non era una situazione che volevamo protrarre ulteriormente. E quindi abbiamo chiesto cosa si dovesse fare per avere dei risultati sicuri. E il medico ha detto che bisognava aspettare tra i 6 e gli 8 mesi. E quindi ci siamo ridati appuntamento a quando la bambina fosse stata più grande. Però invece era importante scoprirlo il prima possibile ed era importante per noi. Quindi c'è stato un primo momento di distacco in cui abbiamo assunto il nostro ruolo di genitore e abbiamo cercato la cosa migliore per nostra figlia. Ai 6 mesi l'ospedale ci ha chiamato e siamo andati per fare l'esame, quello che si fa con le casse per vedere quanto la bambina segua gli stimoli visivi rispetto a quelli uditivi. Ed è un esame che va ripetuto ogni 3 mesi per 3 volte e alla fine effettivamente è arrivata la diagnosi di sordità. Il momento fondamentale quando all'ultimo test è stata definita la sordità, abbiamo poi avuto un incontro con il foniatra, con l'interprete e ci hanno iniziato a indirizzare nel percorso migliore e spiegare quelle cose che ci sarebbero state da fare. Ci è stato proposto l'impianto anche, chiaramente. E per quanto riguardava la scelta dell'impianto io ero un pochino restio, preferivo un approccio olistico, preferivo tenere più da conto tutto l'aspetto della sanità della bambina al di là dell'aspetto solo uditivo. Mentre con i medici effettivamente poi ci parlava di più mia moglie, che essendo udente forse era più incline a questo dialogo, io mi sentivo un po' escluso e forse tu Alessandra puoi continuare a raccontare anche la tua parte. Ma in effetti, chiedo scusa per la voce, sono raffreddata, in effetti sì, i medici tendevano a parlare di più con me, quello che come genitori abbiamo vissuto come un'ingerenza è stato proprio il fatto che
tendevano a condizionarci e a non lasciare spazio per una libera scelta, e quindi puntavano a convincere me, che ero udente, piuttosto che mio marito, verso il quale probabilmente nutrivano dei pregiudizi, essendo sordo e non portatore di nessun impianto acustico, né protesi né altro. Probabilmente avevano già in mente, vedendolo usare la lingua dei segni, che lui avesse dei pregiudizi, e quindi si sono creati loro stessi un pregiudizio nei suoi confronti, e quindi hanno teso ad escluderlo dalla conversazione, sperando appunto di far leva su di me nelle decisioni che dovevamo prendere. In realtà noi siamo stati molto uniti, abbiamo avuto un momento di grande dialogo nella nostra vita che ci ha uniti ulteriormente. Abbiamo fatto delle scelte condivise, che erano scelte, come si diceva prima, genitoriali, e quindi erano scelte che non puntavano solo alla riabilitazione, alla rieducazione della bambina, ma puntavano a creare diciamo un ambiente positivo per lei, in cui lei potesse svilupparsi in modo armonioso e potesse essere una persona sana, ricca, diciamo protagonista della sua vita. Ecco, al di là dell'aspetto uditivo, non era quello il punto principale. Era importante ovviamente, sì, però non era l'unico aspetto che noi avevamo in mente. Poi appunto riguardo a questa storia del pregiudizio, io ho portato le protesi nel mio passato, credo che tutti i sordi prima o poi le abbiano portate, e per me è stato un percorso di sofferenza. La mia paura era che potesse essere una sofferenza anche per mia figlia. E quindi l'aspetto delle protesi sicuramente è stato anche importante. Bisognava vedere la reazione della bambina, bisognava vedere se appunto la bambina potesse reagire in un modo o in un altro, e io nel mio ruolo di padre e di genitore in generale era quello di voler dare alla bambina le opportunità giuste, perché io non ero sicuro di essere un bravo genitore in funzione delle scelte che avrei fatto per mia figlia. Non volevo influenzarla, volevo vedere la sua risposta, volevo vedere la reazione di mia figlia, quale cosa fosse meglio per lei, perché questa è la preoccupazione principale per un genitore. E quindi penso che sia normale che una protesi per un bambino possa essere un fastidio rispetto al fatto appunto di non avere nulla e di essere più liberi anche nei movimenti. Però poi ho visto che effettivamente mia figlia le protesi le ha accettate senza problemi, e ancora finora le porta e diciamo fanno parte della sua vita, e quindi questa è stata un'esperienza che anche mi ha insegnato che rispetto al mio percorso mia figlia ha avuto un percorso diverso ed è stato giusto rispettarlo. Vuoi aggiungere qualcosa, Alessandra? Ah, sì, sicuramente all'inizio non è stato così semplice, perché non le portava volentieri e le toglieva, proprio aveva 6 mesi, 8 mesi, quando le abbiamo messe, e lei le toglieva continuamente, tanto che ci avevano consigliato di mettergliele quando la portavamo fuori a passeggio per dormire, ma non aveva senso secondo noi, perché comunque l'utilizzo della protesi non deve essere semplicemente un'esposizione al suono e al rumore per tempi indefiniti, ma deve essere funzionale alla comunicazione, e quindi doveva essere piuttosto in tempi selezionati in cui c'era un'interazione verbale, piuttosto che non in mezzo al rumore. Quindi alla fine abbiamo trovato noi la nostra strada, non abbiamo, diciamo, seguito tout court quello che i medici e i professionisti ci dicevano, al punto che dopo qualche anno abbiamo poi fatto riferimento a una logopedista che lavora all'ospedale di Alessandria e che utilizza il metodo di Zora Dresancic, e lì ci siamo trovati molto bene. Abbiamo cambiato le protesi, abbiamo messo delle protesi più potenti, e lei ha cominciato davvero lì ad avere piacere nell'utilizzo del suono e a sviluppare una comunicazione verbale maggiore, anche se in realtà all'inizio noi eravamo convinti delle nostre scelte da un punto di vista emotivo, perché ci sentivamo sereni nell'aspetto che avevamo cercato di costruire, insomma, comunicativamente con lei, e anche perché eravamo supportati da studi rispetto all'utilizzo del bilinguismo e della lingua dei segni precoce con i bambini sordi, per cui per noi
era fondamentale anche rispettare quello che era il nostro ambiente familiare. Io e mio marito eravamo soli, avevamo ancora altri figli e utilizzavamo solo la lingua dei segni per comunicare. Per cui a un certo punto lei era esposta 24 ore al giorno alla lingua dei segni. I miei suoceri sono sordi, venivano da noi e segnavano con lei. E io, quando ero sola con lei, utilizzavo prevalentemente la lingua dei segni, mi veniva spontaneo sapendo che era sorda, ma poi piano piano ho iniziato anche a usare la lingua parlata. E sapevamo che questa esposizione comunque a una lingua dei segni precoce, quindi a una prima lingua visiva, senza nessun tipo di ostacolo, avrebbe avuto un impatto comunicativo e quindi le avrebbe creato delle competenze sulle quali poi basare anche l'apprendimento dell'italiano, ma finché non abbiamo visto i risultati, comunque una piccola parte di noi rimaneva nel dubbio, no? Avevamo insomma anche un po' rischiato nel fare una scelta un po' fuori diciamo, dagli standard. E invece poi dopo qualche anno abbiamo per fortuna visto che anche il vivere in modo molto spontaneo e sereno tutto quanto l'aveva aiutata molto, perché è sempre stata una bambina serena, estroversa, vivace e comunicativa. Lei anche quando non parlava andava, prendeva le persone, si faceva capire sui treni, in ovunque, e quindi ha sempre avuto un impatto positivo anche nelle relazioni con gli altri. Questo sicuramente l'ha formata. E poi magari Claudio vuole continuare a raccontare quando ha cominciato davvero a utilizzare la lingua verbale in modo, diciamo, un po' più intenso e anche all'esterno della famiglia. Sì, assolutamente. In effetti, come ha detto mia moglie, noi eravamo d'accordo sulla teoria. C'erano sicuramente delle basi anche legate all'esperienza, conoscevamo i vantaggi della lingua dei segni, del bilinguismo, avevamo sicuramente in testa tutte le ricerche, però era una teoria e nel momento in cui poi l'abbiamo dovuta veramente mettere in pratica qualche dubbio lo abbiamo avuto, non avevamo proprio la certezza al 100%. Certo, se adesso ce lo chiedessero potremmo dire che è stata un'esperienza positiva, però lì per lì era stato al buio e comunque il momento importantissimo è stato anche quando è andata alle elementari, perché prima effettivamente andava sempre a logopedia, questo è importantissimo, ha sempre seguito questo percorso, però non conosceva bene ancora l'italiano, usava la LIS al 100% senza problemi, quindi quando poi è stata inserita alle scuole elementari ha dovuto costruire a quel punto la sua competenza. È andata alla scuola di Cossato, ha imparato con la lettoscrittura. Quindi è stato un lavoro lungo che all'inizio forse non ha voluto affrontare con entusiasmo, però aveva sicuramente una base da poter sfruttare con la lingua dei segni. Poco a poco si è passati, grazie a questa base in lingua dei segni, a poter aumentare le sue competenze e anche la sua sicurezza nel leggere e nello scrivere anche la lingua italiana, rispetto poi ai figli udenti, che effettivamente adesso vediamo che il figlio udente non ha la stessa passione che ha la nostra figlia sorda. Poi è chiaro che c'è l'aspetto caratteriale, i gusti di ognuno, le inclinazioni, quello che ci piace e che non ci piace, però io e mia moglie siamo stati un po' sollevati nel vedere gli esiti, però sicuramente c'è ancora tanto lavoro da fare, bisogna considerare la persona, il suo benessere, bisogna esserci, dare le possibilità ai nostri figli di potersi esprimere, di poter realizzare la propria personalità, il proprio carattere. Sicuramente ci sono delle difficoltà, sicuramente ci sono dei momenti di crisi, ci sono dei momenti in cui non siamo molto tranquilli, però è normale, penso che sia normale dall'esperienza genitoriale anche questa. Grazie anche a Claudio e ad Alessandra. Come vedete, percorsi di vita inizialmente apparentemente diversi, che poi portano a scelte personali apparentemente diverse, però a me mi risuonano alcune cose, mi risuonano immagini di sofferenza, mi risuonano famiglie che comunque sono investite da grandissime responsabilità, che devono scegliere in pochissimo tempo
percorsi, strade su cui poi si baserà tutto il futuro dei loro figli, e situazioni da cui, se si prendono delle strade, poi comunque se ne precludono altre. Quindi famiglie un po' come se fossero sull'ottovolante, famiglie che hanno, soprattutto nelle primissime fasi della diagnosi, famiglie che però hanno un obiettivo condiviso, comune, che già comincia ad emergere, quello di dare ai propri figli sordi le migliori opportunità possibili, le migliori opportunità per una crescita sana quanto più possibile, e uno sviluppo armonioso e una integrazione nella nostra società. Allora, io passerei al secondo blocco di domande, iniziando da Tiziano e Mara questa volta, a cui chiedo di accendere cortesemente il microfono. Sì, ci siamo. Ci siamo, ci siamo. Eccoci. E vi ricordo sempre i 10 minuti a disposizione. Vi ringrazio tutti per esserci stati nei 10 minuti per parlare questa volta del presente, cioè le soluzioni che avete trovato alle difficoltà iniziali e le sfide che state affrontando adesso. Allora, prendo questa volta io la parola e mi riaggancio immediatamente a quello che dicevi poco fa, Pasquale, sul senso di essere sull'ottovolante. Noi abbiamo 2 bimbi ancora piccoli e questa sensazione di stare sull'ottovolante e di dover prendere delle decisioni che possono influire sul futuro è una sensazione che tuttora continuiamo a vivere e a provare. Allora, il nostro presente e le scelte che noi abbiamo fatto e condiviso tra di noi e con tutti coloro che ci supportano sia terapeuticamente che anche psicologicamente, nel senso familiare, appoggio, eccetera, intanto è stata innanzitutto una scelta di tipo oralista, anche se poi tutto nella breve vita dei nostri figli si modifica e si va sempre più verso fare la scelta migliore, ossia consentire loro di avere quegli strumenti che possono essere il linguaggio o adesso direi anche altro, che consentano loro di avere la vita migliore possibile, quella più armonica possibile. Comunque la nostra scelta nasce come una scelta oralista, quindi ci rivolgiamo ad un centro di riabilitazione, come diceva prima Tiziano, dove avviene una presa in carico di entrambi i bimbi su una presa in carico di tipo multidisciplinare, nel senso che i nostri figli fanno 2 ore di logopedia, 2 ore di neuropsicomotricità e il piccolo 2 ore di riabilitazione cognitivo-comportamentale, il grande fa una sola ora di riabilitazione cognitivo-comportamentale. Ci tengo a precisare che fanno tutto questo tipo di terapie i bambini, perché ieri pensando al tipo di intervento al tipo di cose, di messaggi che volevo anche veicolare attraverso questa occasione, riflettevo che ci sono degli aspetti importanti, ma importanti perché parlano di noi e di come viviamo la sordità e gli altri problemi dei nostri figli. Allora, innanzitutto riflettevo sul fatto che una delle angosce che abbiamo noi genitori quando impattiamo con una diagnosi di sordità, soprattutto se siamo genitori udenti, speriamo che parli e che parli quanto prima possibile. Quindi questa è l'angoscia che poi noi vediamo in tanti genitori nei centri di riabilitazione, in tanti nostri amici nei centri di riabilitazione. Quindi c'è questa frenesia che tiene poco conto di tutto ciò che va riabilitato prima della produzione linguistica ed è tanta roba. Un altro aspetto legato a questo sono le cosiddette comorbilità, ossia tutti quei quadri sindromici, diagnostici che
si aggiungono o si affiancano ad una diagnosi di sordità infantile. Noi veniamo da una situazione molto particolare perché prima Tiziano raccontava la storia di Davide. Davide nasce, il percorso di Davide nasce con una diagnosi di disturbo dello spettro autistico, decaduta un anno dopo l'inizio della riabilitazione. La storia di Daniel è una storia più complessa, nel senso che Daniel nasce che Davide è già protesizzato, che già fa un trattamento, viene protesizzato subito, nel senso che Daniel comincia a indossare le protesi acustiche all'età di 6 mesi. La nostra aspettativa era ovviamente, siamo intervenuti precocemente, ha iniziato subito logopedia e subito neuropsicomotricità, il bambino crescerà come se non avesse la sordità, parlerà nei tempi degli altri suoi coetanei, eccetera, eccetera. E invece la storia ha voluto che attualmente, ossia da febbraio del 2020, noi con Daniel gestiamo anche un'aggiuntiva diagnosi di disturbo dello spettro autistico, quindi ne siamo usciti con Davide, ne siamo entrati con Daniel in pieno lockdown, perché la diagnosi è di febbraio e quindi ciò ci ha portato anche a fare alcune modifiche rispetto all'assetto riabilitativo, e ci tenevo a sottolineare questo aspetto delle comorbilità, perché parlano un po' della nostra storia, non solo per quanto riguarda l'aspetto diagnostico di Daniel, ma ahimè c'è anche una componente importante all'interno della nostra famiglia, ossia che io sono comunque una psicologa cognitivista, mi occupo di psichiatria, quindi di tutt'altro, però Tiziano invece è una persona molto curiosa, quindi siamo due persone che cerchiamo di leggere, di documentarci, di provare a capire che cosa succede anche nell'assetto riabilitativo. Il lockdown ci ha aiutato a comprendere cosa avviene nella riabilitazione dei nostri figli. Abbiamo potuto vedere e capire anche da vicino il perché avvengono delle diagnosi, spesso sono fatte delle diagnosi spesso aggiuntive alla sordità, come per esempio la DHD, il disturbo da deficit di attenzione ed iperattività, come spesso viene fatta anche la diagnosi di autismo, come a volte, come nel caso di Daniel, ci potrebbero essere dei problemi di natura disprassica, ma è tutto in fase di valutazione. La nostra scelta comunque riabilitativa in questo momento è tutto sommato efficace perché lavora nei punti giusti, ossia lavora nella riabilitazione, e questo lo abbiamo potuto verificare durante il lockdown. Non si fa solo logopedia, ma la presa in carico è neuropsicologica globale, quindi si lavora sull'attenzione, si lavora sulla pianificazione, si lavora su tutte quelle che vengono chiamate le funzioni esecutive, quindi la capacità di pianificare, di inibire delle risposte che possono essere troppo immediate, perché il bambino sordo è un bambino che è di sua natura affaticato nell'attenzione, quindi su questo va supportato e va gestito. Quindi il nostro presente è fatto di terapia, di studio, tanto, è fatto di gestione di persone e di situazioni. Noi come genitori seguiamo gli assetti terapeutici dei nostri bimbi, ma curiamo anche l'integrazione e la socializzazione dei nostri piccoli attraverso attività sportive, che in questo momento sono il nuoto per entrambi e una specie di karate che si chiama Shorinji Kempo per Davide, scelto proprio perché, e qua mamma psicologa e anche colpevolmente psicologa, perché l'arte marziale lavora nella riabilitazione delle funzioni esecutive, quindi gli dà quell'assetto terapeutico che mi piace dire che ha. E come genitori nel presente siamo sempre, abbiamo sempre un ruolo nell'accompagnare i nostri figli, nel supportarli, nel fare continuamente anche a casa degli esercizi, perché
generalizzino le abilità che acquisiscono durante le ore di terapia, e siamo in costante fermento sempre su un ottovolante fatto di interazione con tutti gli altri sono i terapisti che ci devono spiegare, gli altri sono gli educatori a cui noi, educatori scolastici ed extrascolastici a cui noi spieghiamo e raccontiamo, sono i nostri stessi familiari. È la scuola, e la scuola è un capitolo grande ed è molto faticoso, perché scuola vuol dire che noi dobbiamo formare costantemente insegnanti ed educatori scolastici, insegnanti all'interno di un contesto in cui il sostegno è sempre una variabile latitante. Noi siamo arrivati a novembre ad avere finalmente l'insegnante di sostegno stabile per il figlio maggiore, quello che fa le scuole elementari, e quindi vuol dire che per 4 volte abbiamo dovuto spiegare che cos'è e come funziona un sistema FM e perché va utilizzato. Quindi il nostro presente è fatto di tutto questo: terapia, studio, interazione con gli altri adulti, case management, perché siamo noi il centro, è Tiziano più che altro il centro di raccordo, vabbè, il comunicatore, il social, che raccorda un po' tutti gli interventi di tutti, e scambio di informazioni. Aiutami se non sono andata fuori tempo, se non sto andando fuori tempo. No, sei perfetta. Ok. Sono 10 minuti spaccata, non so come hai fatto, c'hai il cronometro in testa. Ok, quindi no, niente, il nostro presente è questo. Il messaggio con cui voglio concludere è: non ci spaventiamo, perché all'interno del nostro ottovolante la sordità non è solo sordità, la sordità è fatta anche di altre cose, ed è bene che, ripetisco l'ultima volta, ma non perché sia ripetitiva, ma perché secondo me è molto importante, è fatta di una riabilitazione che deve essere tout court, soprattutto su tutto ciò che consente al bambino di comprendere, rapportarsi, pianificare, tutto ciò che viene chiamato anche il prerequisito del linguaggio. E con questo concludiamo il nostro presente. Grazie Mara per questo altro pezzo della vostra vita che avete voluto condividere con noi. Invito Claudio e Alessandra adesso ad attivare le loro telecamere e o accendere i microfoni. Vi chiedo anche a voi la cortesia di provare a stare nei tempi, nei 10 minuti, per parlare del vostro presente, delle soluzioni che avete trovato e delle sfide che state affrontando. Grazie. Comincio io stavolta. Ma allora, sicuramente per un lungo periodo abbiamo vissuto con discreta naturalezza la sordità di Greta, e l'abbiamo sempre invogliata a considerarsi, tra virgolette, normale, cioè a non pensare a se stessa come a una bambina sorda, ma come a una bambina, appunto. E lei in questo ci si è trovata benissimo. Poi, appunto, avendo un bel carattere allegro, solare, ha sempre trovato facilità anche negli altri, nel senso che ricordo i commenti di quando era molto piccola, una poverina, quando le persone si accorgevano della sua sordità. A un certo punto questi commenti sono spariti, un po' perché probabilmente le persone hanno smesso di dirlo apertamente, ma un po' anche perché lei si presentava in modo talmente positivo che non dava spazio a questi pensieri negativi che probabilmente poi condizionano tutti. In questo momento però c'è, diciamo, un cambiamento di rotta, nel senso che è arrivata l'adolescenza, le difficoltà tipiche dell'adolescenza, i complessi, e quindi anche la costruzione di un'identità più complessa e più sfaccettata, e quindi la sordità entra prepotentemente in questo contesto, e quindi lei stessa si ritrova a volte combattuta, e anche per noi a volte è difficile indirizzarla. Probabilmente è normale in un momento in cui l'adolescenza, con tutti i figli, dover lasciare un po' che trovino loro le strade, quindi non siamo più tanto noi diciamo a guidare la nave, ma è un po' lei che deve cominciare a trovare delle strade, delle soluzioni, e noi cerchiamo di essere al suo fianco, ad essere in dialogo con lei.
Esatto, per il dialogo. Possiamo consigliarla al massimo, però poi deve fare lei. Esatto, deve cominciare a prendere un po' le misure anche rispetto a questa sordità, per cui a volte diventa complesso. Ad esempio, si rende conto che la sua pronuncia non è perfetta, soprattutto perché ha un eloquio molto veloce, quindi si mangia le parole. E allora mi dice: vorrei riprendere la logopedia. La logopedia, scusate, è stata interrotta perché l'ASL a un certo punto ha ritenuto che non ci fosse più spazio per, diciamo, un miglioramento. Lei in realtà ha acquisito tutti gli strumenti, deve soltanto a volte respirare e rallentare un po', per il resto è in grado benissimo di farsi comprendere, però si scontra di fronte al fatto che a volte le persone non la comprendono, si scontra di fronte al fatto che le persone la riconoscono come persona sorda e come persona disabile. E questo è un grosso capitolo. Per il presente di oggi c'è l'idea della disabilità che lei non accetta e che quindi ha portato anche a me, Claudio, a una riflessione sul averla tenuta, diciamo, averla forse tutelata, ma è stato tutto molto naturale, cioè non abbiamo mai puntato l'accento sulla sordità o sulla disabilità, perché non è stato necessario. Adesso che però è lei a vivere questa cosa in modo negativo, allora cerchiamo di discuterne con lei e di renderla anche un po' consapevole di quali sono le azioni che lei può portare nella società e nel suo quotidiano per, diciamo, non far vivere agli altri la sua sordità o la sua disabilità, come viene definita dalla società, come una cosa negativa. È successo recentemente che doveva compilare un questionario per la scuola, mi sembra su delle attività sportive, e tra le richieste c'era una domanda legata a ti piacerebbe fare attività sportiva con persone disabili, una cosa del genere. E lei è rimasta un attimo interdetta e io le ho detto: ma Greta, però questa domanda è un po' strana, perché viene chiesto a te e per gli altri tu sei una persona disabile. Quindi chi ha creato questo questionario non ha nemmeno preso in considerazione che una persona disabile potrebbe essere la persona che compila il questionario. Secondo me lo devi segnalare. Lei non voleva assolutamente, ma poi ho insistito, perché è giusto anche che lei si prenda la responsabilità del suo porsi di fronte agli altri e che sottolinei anche un po', no, questi aspetti. E infatti il professore che aveva compilato il modulo è andato a cercarla in classe e le ha chiesto scusa. Lei ovviamente l'ha vissuta non benissimo perché si era imbarazzata di questa attenzione, però secondo me invece è stata una cosa positiva, perché ha posto l'attenzione delle persone sul fatto che le persone disabili non sono gli altri, ma siamo tutti, cioè chiunque di noi può essere disabile nel momento in cui compila un modulo, e quindi è giusto che non venga presupposto che il disabile non è lì e non compila e quindi no, solo le persone normali compilano il modulo e gli altri no. Quindi ci sono tutti questi aspetti, questo è solo un esempio su cui noi adesso con lei stiamo un po' lavorando e stiamo cercando di farle fare esperienze a 360 gradi per arricchirla e renderla, diciamo, il più possibile autonoma anche in questo tipo di relazioni. Claudio voleva dire qualcosa. Noi due effettivamente vediamo rispetto al lavoro che abbiamo fatto in passato con Greta, è servito moltissimo, lo vediamo oggi con le ripercussioni. Il lavoro che è stato fatto è stato sicuramente anche le notti a raccontarle sempre delle favole, sicuramente l'ha aiutata a diventare la persona che è oggi. E anche tutte le capacità nella gestione delle emozioni che ha, è stato secondo me fondamentale tutto il lavoro pregresso rispetto a come è oggi. Un lavoro diciamo di un altro livello oggi, noi possiamo più consigliarla, possiamo diciamo sostenerla come lei affronta la vita. Nel passato invece è stato più un lavoro proprio di costruzione dell'identità. Però adesso ha gli strumenti per affrontare il mondo esterno, per cercare un modo per appunto fronteggiare i vari punti di vista a cui si ritrova a confrontarsi. Io credo che questo sia per quanto riguarda il presente. Attualmente non ha problemi relazionali, quindi credo che in questo momento non c'è altro da aggiungere su questo.
Sì, forse se posso solo un'ultima piccolissima cosa, chiedo scusa per questo cambio di rotta, forse dicevo appunto delle difficoltà legate all'adolescenza, sicuramente in questa costruzione dell'identità più complessa di quest'età ci sta molto anche l'aspetto di tipo di amici che si frequentano, e quindi per un ragazzino sordo diventa un po' più complesso, perché la profondità di relazione che si va a cercare in un amico la trova più facilmente in un amico che è sordo come lei, e quindi c'è proprio un momento in cui credo si cercano un po' i ragazzi che fanno esperienze simili, che hanno difficoltà simili. Poi in realtà lei è molto interessata anche a stare con altri compagni e altri amici, però ha sempre un po' l'amaro in bocca, perché non so, recentemente un'amica con cui lei è molto legata, con cui va d'accordo, ha scoperto che magari se non la capisce non le chiede di ripetere, ma fa finta di aver capito, cosa che di solito si dice che fanno i sordi, no? Fanno finta di aver capito perché fanno fatica a chiedere di ripetere 1000 volte le stesse cose. Ecco, la sua compagna non capisce a volte quando lei pronuncia magari frettolosamente le parole, come non la capisco io a volte, e non le ha chiesto di ripetere perché a volte anche l'altra è una ragazzina, adolescente, e quindi ci sono tutte queste dinamiche adesso che si innescano, e la necessità proprio di trovare anche diversi modi di relazionarsi con gli altri, e probabilmente anche la mancanza di un gruppo di pari, nel senso che poi c'è la relazione col singolo, e quella tutto sommato funziona, soprattutto con gli amici sordi, e la relazione di gruppo è un po' più difficile, perché quando sono tutti udenti in gruppo sono le battute, le risate, e allora comincia a scoprire che insomma ci sono situazioni in cui ci si sente esclusi, e trovare la strategia giusta per farne parte non è semplice, non è immediato. Grazie Claudio, grazie Alessandra per averci raccontato anche questo ulteriore pezzo della vostra vita, il presente. Chiedo a Giovanni e Nicoletta di accendere i loro video e raccontarci anche loro il presente, le soluzioni trovate e le sfide che stanno affrontando. Grazie. Do io la parola in questa tornata. Faccio un breve salto all'indietro, ma molto breve, per parlare del presente che lo divido tra la scuola e la socialità. Sulla scuola non avevamo ancora parlato, appunto Lorenza ha fatto la primaria e la secondaria di primo grado, in luoghi che abbiamo cercato insieme a Nicoletta di mitigare come barriere proprio per la questione del riverbero, e quindi abbiamo incontrato anche una certa collaborazione con l'istituzione, quindi con il comune, che ha installato dei pannelli fonoassorbenti in entrambe le classi. Mi aggancio però anche a un discorso che facevano prima le altre coppie, e su questo non posso non far leva sulle esperienze di questi anni nell'associazionismo, appunto Genitori Tosti, l'EDA, l'Alfa e anche ultimamente il CNS, Coordinamento Nazionale Sordità. Credo che tutte le famiglie, come dicevate poc'anzi, hanno dovuto fare delle scelte, e continuiamo a farle, almeno finché abbiamo la tutela dei nostri figli. Sono scelte però difficili, perché il contesto non aiuta le famiglie. Io in questi anni, insomma, la nostra figlia ormai è maggiorenne, noi abbiamo notato una progressiva difficoltà delle istituzioni a dare un aiuto concreto alle famiglie. Ne abbiamo provato inizialmente alla nascita, nella solitudine, senza capire quali erano i percorsi adatti per gestire, anche da un punto di vista della gestione della disabilità, proprio da un punto di vista amministrativo. Non abbiamo avuto nessun aiuto, siamo dovuti studiare, preparare, capire e raggiungere gli obiettivi, banalmente anche per l'invalidità.
Negli ospedali non sono quasi mai presenti dei punti di ascolto proprio per le famiglie dove nasce una persona con disabilità. Ci sono dei progetti in Italia, ma sono a macchia di leopardo. Mi viene in mente il progetto Dama, il percorso Dama, che è stato attivato a partire dall'ospedale San Paolo di Milano. Mi viene in mente, a proposito di questo progetto Dama, le parole del fondatore, che diceva, il fondatore anche di Leda, il disabile grave soffre 2 volte, una perché sta male e l'altra perché non lo può comunicare. E sono dei momenti effettivamente presenti nella vita delle famiglie. Per quanto riguarda poi il percorso scolastico, su cui è incentrato appunto questo momento, noi abbiamo trovato una collaborazione con le scuole, abbiamo trovato anche un buon rapporto con le istituzioni oltre la scuola, e io credo che in questo sia una chiave in cui tutte le famiglie devono anche darsi da fare, devono essere supportate ma devono darsi da fare, e cioè ad esempio collaborando attivamente. Abbiamo avuto un ottimo rapporto e tutt'oggi continuiamo anche a livello associazionistico a frequentare e collaborare con l'ufficio scolastico territoriale, con il quale abbiamo creato quei progetti che sono stati menzionati all'inizio. Abbiamo fatto dal 2016-17 un percorso appunto di alternanza scuola-lavoro, proprio per avere un supporto delle scuole, conoscere le scuole e dare un supporto indirettamente anche a nostra figlia. Nelle scuole superiori, nostra figlia appunto adesso sta finendo, quest'anno in quinta, un istituto tecnico economico. Anche lì abbiamo avuto il supporto, in questo caso della provincia di Lodi, per l'insonorizzazione della classe, ed è quella che vedete nella slide. Inizialmente, avanti con la diapositiva, sì, queste sono ancora le medie, dove abbiamo fatto anche messo le palline da tennis alle sedie, nelle gambe delle sedie, proprio per mitigare tutto quel rumore di fondo che viene fatto quando i bambini e i ragazzini si spostano. Avanti. Anche questa è la scuola media. Avanti. Questa è una delle professoresse di Lorenza con i sistemi FM, sono stati un enorme aiuto, anche in questo caso, il dover noi famiglie dare supporto alla scuola e spiegare ogni anno, poi perché noi i docenti cambiano, è però una componente fondamentale. Sotto l'aspetto insegnanti, diceva appunto prima la coppia precedente, la questione del sostegno, dell'assistenza, che è una componente molto spesso critica. Ecco, in questo noi, devo dire, abbiamo avuto tutto sommato un buon percorso sotto il profilo del sostegno. Sono stati e sono tuttora degli insegnanti che si sono messi in gioco, hanno voluto capire e hanno supportato adeguatamente Lorenzo. Meno positiva l'aspetto dell'assistenza alla comunicazione, che sostanzialmente non siamo riusciti a trovare. Avevamo cercato un assistente alla comunicazione che riuscisse a dare un supporto a proprio questa componente di percorso oralista, e nel nostro territorio non siamo riusciti a trovarlo. Abbiamo avuto un assistente educativo, esatto. Avanti. Qui ancora appunto Lorenza che fa una serie di interrogazioni con le sue compagne, tenendo le loro compagne la Roger Pen e passandola proprio per agevolare il discorso. Questo accade non solo ovviamente nelle interrogazioni, ma anche durante le lezioni. Ecco, questo parentesi, nell'attuale periodo di emergenza sanitaria c'è stata una certa difficoltà a reintrodurre questi strumenti proprio per il motivo sanitario, l'igienizzazione e la sanificazione. Inizialmente, comprendendo anche noi tuttavia le difficoltà degli insegnanti della scuola, però poi insomma adesso siamo tornati in bolla. Avanti.
E questa è la scuola, la prima classe della scuola superiore, insonorizzata in questo caso con appunto una serie di pannelli. L'azienda era venuta a fare una test di riverbero per poi trovare la soluzione migliore. Avanti. E questo è il percorso che sta facendo dopo aver preso una certificazione in tedesco, adesso deve fare la certificazione B2 di inglese e ce l'avrà prossimamente. Per cui nostra figlia in questo momento appunto inglese, tedesco e spagnolo le sta seguendo e anche piuttosto bene. Insomma, certo, qualche difficoltà soprattutto anche poi nella parola, diciamo, nell'ascolto, perché chiaramente c'è una limitazione, però anche in questo caso con l'istituto nel quale farà questa certificazione abbiamo concordato le misure normalmente che usa anche a scuola. Ecco, sotto questo aspetto della scuola si associa quello della socialità. E sotto questo, anche qui non posso purtroppo dire che vada bene. Ci sono dei problemi dal punto di vista dei rapporti con i coetanei, ma questo credo si inserisca in un discorso appunto più generale che riguarda la disabilità, dove credo non si faccia abbastanza cultura dell'inclusione e quindi trovano ragazzi non solo con sordità, pensiamo anche alle pluridisabilità, le disabilità gravi, gravissime, insomma, ci sono delle criticità notevoli. Noi come associazione seguiamo molte famiglie e giornalmente ci sono lotte e percorsi da costruire anche ex novo con non solo con la scuola ma anche con le altre istituzioni. Il percorso avanti. Adesso, ok, questa era l'ultima. Qui Lorenza è ritratta anche dove abbiamo fatto quel percorso di Scuola for All, è un progetto che si è concretizzato con le scuole superiori del nostro territorio, in cui è stato prima fatto un progetto di alternanza scuola-lavoro, attualmente i PCTO, sulle barriere architettoniche con le scuole di geometri e poi una giornata aperta a tutte le scuole in cui anche la scuola di Lorenza e la sua classe ha partecipato coinvolgendo tutta la cittadinanza in un'attività ludico-sportiva nella quale anche gli atleti e gli studenti con disabilità hanno partecipato proprio per creare un momento di condivisione e di inclusione. Ecco, concludo col dire che credo che per tirare una somma del presente, la partecipazione delle famiglie sia uno degli elementi chiave, non solo nella singola classe, nel consiglio di classe, non solo nei GLO, ma ad esempio spronando a partecipare nei gruppi di lavoro di istituto, andando a parlare con i docenti, andando a parlare con i docenti che si occupano di disabilità negli uffici scolastici. E ci sono anche non solo quelli territoriali, ma quelli regionali. Per cui il nostro invito è a non darsi mai per vinti e insomma impegnarsi. Da fare ce n'è tanto, insieme si riescono a raggiungere i risultati. Non so, Nicoletta, se volevi dire qualcos'altro. No, concordo. Qui lasciamo alla prossima. Grazie ancora Giovanni. Vedo tanti fili in comune, ma anche delle differenze, cioè qualcosa che accomuna magari queste coppie genitoriali a due, un po' anche per le fasi di vita che i loro figli stanno affrontando, un po' anche per la diversità probabilmente dei percorsi intrapresi, problematiche comunque collegate all'adolescenza da un lato, ma comunque genitori che io vedo molto attivi nella vita, nel sostegno dei loro figli, anche se chi più apertamente, chi in maniera un po' più velata,
comunque cercano di sostenere i loro figli nella loro crescita. E riprendo la metafora dell'ottovolante perché penso che la coppia genitoriale, quando c'è una diagnosi di sordità per uno dei loro figli, comunque viene messa sotto forte stress, sia nelle primissime fasi. Questo l'abbiamo visto in tutte e tre le coppie genitoriali, dove comunque per motivi diversi, comunque la coppia genitoriale veniva messa sotto stress per motivi diversi, anche per una ingerenza vissuta dalla famiglia da parte dell'equipe medica in alcuni casi, in altri casi per dover correre di qua e di là, rifare esami, accertamenti, eccetera. Ma anche nel presente comunque coppia genitoriale messa un po' sotto stress, però quello che mi piace sottolineare è che quello che abbiamo visto fino adesso sono delle testimonianze di una forte coesione, non solo genitoriale, io ho la sensazione di forte coesione anche coniugale, cioè coppie genitoriali e coniugali che comunque mettono in atto delle risorse aggiuntive rispetto a quelle che avrebbero avuto in situazioni di routine, chiamiamole così, per far fronte alle situazioni che devono appunto affrontare. Siamo in forte ritardo, io rompo ancora gli schemi perché prima di passare all'ultimo giro per fare la terza domanda a tutti, quella relativa al futuro, chiedo alla regia la cortesia di mandare un video che è arrivato pochi minuti fa. È un video in LIS. Grazie. Ciao, buonasera a tutti. Sono molto contento di questo evento, lo sto seguendo con interesse, vedo le esperienze di queste tre coppie, sono esperienze diverse. Io sono una persona sorda e sono un genitore. I miei figli sono tutti udenti, mia moglie è udente ma conosce la lingua dei segni. I miei figli sono udenti e conoscono i segni anche loro, quindi hanno imparato due lingue, parlano e segnano senza problemi, è una situazione molto bella, molto serena. Vedendo queste storie mi apprendo una cosa molto bella, le strategie, il vissuto di queste coppie che hanno dovuto affrontare le diverse situazioni, è molto bello. La mia riflessione riguardo alle ultime cose di cui parlava Claudio, perché infatti per questo vorrei fargli una domanda e rivolgere a lui questo quesito rispetto all'atteggiamento dei medici. Io non voglio assolutamente creare un conflitto o ostilità, però è uno spunto di riflessione che mi ha dato, perché effettivamente i medici si preoccupano fondamentalmente dell'aspetto uditivo, forse dimenticando un po' la persona nella sua interezza. Sembra che l'udito, cercare il percorso migliore per farli sentire, che sia l'impianto, che sia la protesi, non entro nel merito dell'essere o non essere d'accordo, ma io trovo che sia giustissimo. Però la lingua dei segni è sicuramente uno strumento e mi chiedo come mai ci sia tanta difficoltà, tanta forse anche ritrosia nel voler presentare le varie opzioni. Effettivamente c'è una tendenza a cercare di guardare il problema solo dal punto di vista dell'udito per tornare ad essere come gli udenti, anziché presentare tutte le varie opzioni, dare tutto il ventaglio all'interno del quale un genitore può scegliere forse la cosa migliore per il proprio figlio. Quindi mi chiedo come mai ci sia questo atteggiamento, e quello che ho notato e riscontrato finora è che c'è anche molta poca collaborazione con le associazioni di persone sorde o con gli esperti di sordità. Vedo che non c'è collaborazione, o se c'è io non ne sono a conoscenza, quindi questo è, mi chiedevo questo, ecco. Ecco, ringrazio Luca per aver mandato la domanda e sollecito voi che state guardando questo evento a mandare domande, commenti, quesiti che avete utilizzando i canali WhatsApp e Telegram, scrivendo un messaggio di testo oppure inviando un video. La prima coppia genitoriale a rispondere alla terza domanda è proprio la coppia di Claudio e Alessandra.
Quindi Claudia e Alessandra, anche ricollegandoci un po', vi chiedo intanto di accendere il video, anche ricollegandoci un po' a quello che proponeva Luca, no? Come spunto, senza magari entrare in polemica, però insomma come spunto per come anche lui, Luca, non ha assolutamente avuto un'intenzione polemica, anzi era un invito probabilmente ad affrontare un argomento, no? Vi chiedo appunto se ci riuscite anche in meno di 10 minuti, perché siamo veramente in ritardo, per raccontare alla luce delle vostre esperienze quali sono i bisogni che ancora non vengono soddisfatti dalla società in senso lato, aspetti sanitari, psicologici, scolastici, lavorativi, e tutto quello che secondo voi si può fare, e se volete un breve messaggio che volete lanciare ad altre famiglie di bambini sordi che magari tra 3-4 anni vedranno questo video perché ci capitano per caso, quindi un messaggio che voi gli volete lanciare. Grazie. Sì, intervengo, allora rispondo a Luca, però forse prima ci pensa Alessandra e poi io mi ricollego a quello che avrà detto lei. Allora, in realtà sia per il presente e il passato ci sarebbero tantissime cose da dire. È stato bellissimo ascoltare le esperienze degli altri genitori, perché nel frattempo ti risuona e dici: ah sì, è vero, c'è anche questo aspetto, c'è anche quello aspetto, magari uno ha dato un taglio diverso, e per quanto riguarda quello che c'è da fare, va bene, potremmo rimanere qua un giorno intero e non basterebbe. Diciamo che mi ricollego soprattutto a quanto hanno detto già gli altri genitori. Il primo passo, quello fondamentale per far sì che si inizi, secondo me, un percorso positivo e proficuo per lo sviluppo della persona e del bambino sordo e della famiglia, perché non dimentichiamo che c'è tutta una famiglia, ci sono i genitori, c'è il benessere dei genitori e il benessere degli altri eventuali figli, quindi c'è tutta una situazione complessa. Il primo passo è quello di avere uno sportello di consulenza educativa, consulenza psicologica, un aiuto che possa davvero indirizzare i genitori a delle scelte consapevoli e non standardizzarli su delle scelte che vengono fatte da altri, poi sostanzialmente, perché come dicevamo non ci sono ad esempio percorsi di supporto per chi sceglie, fa una scelta bilingue ad esempio. Noi abbiamo dovuto essere molto soli in questa scelta, nemmeno le associazioni di categoria dei sordi sono presenti in questo, siamo abbastanza lasciati allo sbaraglio, quindi molto spesso le famiglie si trovano anche in difficoltà a sostenere le proprie scelte, e quindi ci troviamo magari con famiglie con bambini sordi, genitori sordi e un impianto cocleare che magari i genitori sordi non sono in grado di seguire. Noi abbiamo scelto liberamente di non usare un impianto cocleare perché sapevamo che non avrebbe avuto lo stesso senso che in una famiglia udente. Noi utilizzavamo prevalentemente la lingua dei segni, e quindi tutta l'imposizione anche delle attività logopediche che venivano chieste a quei tempi, adesso non so se siano state ridotte, visto che mi dicono che gli impianti si sono molto evoluti, però erano veramente per noi inconcepibili, quindi è stata una scelta libera che noi abbiamo potuto fare perché avevamo già un nostro pensiero, ma che magari altre famiglie non possono affrontare perché non c'è una consulenza. Quindi secondo me il primo passo è questo, cioè quello che ci sia degli sportelli che liberamente lasciano scegliere i genitori dopo aver dato tutte le necessarie informazioni. E poi che ci siano degli interventi di supporto ai ragazzi, ai bambini e ai ragazzi, anche per, come diceva qualcuno prima, per eventuali comorbilità, ma anche per eventuali diciamo difficoltà secondarie alla sordità, perché il senso di isolamento, le difficoltà di iperattività non è detto che siano legate a una patologia che esiste in concomitanza con la sordità, ma spesso sono secondarie a una situazione di sordità e magari di isolamento, proprio perché magari le scelte educative che sono fatte non sono magari al 100% adatte a quel bambino, che hanno bisogno magari di altri tipi di interventi o di altri tipi di supporto. In questo momento non c'è quasi nulla di tutto ciò, a meno che, come altri genitori molto consapevoli hanno fatto, ci si attivi in proprio per cercare di compensare quello che manca e garantire al proprio figlio un supporto, diciamo, su tutti gli aspetti necessari.
Sì, anche io insieme all'associazione Vedo Voci, per il lavoro che svolgiamo, abbiamo un tavolo tecnico anche con l'ENS e partecipiamo anche alle audizioni in Parlamento per la commissione, di fronte alla Commissione Affari Sociali. E anche rispetto all'esperienza di cui ha parlato mia moglie o degli altri genitori, quello che è importante credo che sia un intervento precoce con le famiglie su 2 livelli diversi. Un primo, un intervento psicologico, perché in tanti, in realtà anche sia famiglie udente che famiglie sorde, devono forse imparare a vedere il bambino sordo come un bambino, non come una persona malata. Intanto bisogna imparare a vedere il bambino in quanto bambino, perché dal momento della diagnosi, quando si scopre la sordità, bisogna subito intraprendere un percorso psicologico per superare il momento, e quindi in questo senso uno sportello che possa contribuire ad una consapevolezza a 360 gradi. Ci sono tantissime famiglie che si ritrovano da sole a dover cercare informazione, che si sentono anche abbandonate, e questo è sicuramente un aspetto estremamente negativo. È importante che il genitore acquisisca tutte le informazioni necessarie perché possa fare poi una scelta consapevole. E è un percorso che secondo me dovrebbe anche passare su un piano legislativo. Per quanto riguarda invece il secondo punto, ritengo che sia importantissima la tutela dei diritti e la scelta bilingue che una famiglia può fare. Ricordiamoci che l'Italia ha un territorio molto esteso, ma di scuole bilingue ce ne sono rarissimi esempi. Una scuola bilingue è una scuola in cui il progetto educativo prevede il bilinguismo all'interno della scuola e che appunto agli studenti venga offerta una formazione bilingue, ma credo che ce ne siano 2, devo dire. Una è quella di Costato e l'altra è quella di Roma, la scuola di Piano Mentana. Non so di altre scuole che abbiano all'interno del loro regolamento questa procedura. Questo è un peccato anche rispetto alla possibilità, alla libertà di scelta per un genitore, volendogli dare tutte le possibilità, tutte le opzioni, tutte le opportunità. È un po' limitante. Quindi sarebbe il caso, per esempio, non dico che tutte le scuole siano bilingue, che però ci siano almeno degli istituti un pochino più diffusi sul territorio, in modo che la scelta possa essere un pochino più libera. Sì, e poi se posso aggiungere rispetto appunto, noi abbiamo puntato molto sia durante l'incontro di oggi, sia adesso nel pensare al futuro, su quello che serve per supportare le famiglie e su quello che noi famiglie possiamo fare. Mi piace, adesso che la nostra bambina sta crescendo, dare un altro taglio anche, nel senso che credo che per il futuro sia importantissimo anche dare ai nostri ragazzi quello che viene chiamato in inglese empowerment, cioè dare loro la possibilità di diventare protagonisti, perché ovviamente sarebbe bello avere già, come diceva Claudio, tutti i diritti, le leggi che tutelano, che funzionano non soltanto sulla carta, gli sportelli per i genitori, però purtroppo non è così. E quindi credo, soprattutto perché probabilmente le persone sorde non vedranno sempre le cose come le vedo io che sono udente, e quindi non posso essere sempre io a decidere per loro. Allora io accompagno mia figlia nel percorso fino a un certo punto, ma devo arrivare a un certo punto in cui lei ha gli strumenti per decidere da sola e per lottare da sola per quelli che sono i diritti che eventualmente le vengono negati, e per costruire da sola un futuro migliore per sé e per tutti gli altri, per la sua famiglia, per i suoi figli, che siano sordi o udenti non importa, avranno sicuramente un impatto legato alla sua sordità, anche eventuali figli udenti, e quindi non possiamo pensare che tutto si risolva nel nostro intervento, ma dobbiamo anche prepararli a fare questo passo ulteriore, cioè essere loro protagonisti poi degli interventi che ci saranno dopo, ecco, passare loro il testimone. Io avrei finito. Non so se Claudio voleva ancora dire qualcosa. Grazie Claudio, grazie Alessandra. Mi permetto di fare un piccolo commentino. Mi sento
molto in sintonia, mi è piaciuto molto il messaggio, no? Il messaggio quello della scelta consapevole. Io penso che affinché le famiglie possano fare una scelta consapevole, qualunque essa sia, è importante che a loro venga data un'informazione che sia non solo corretta, ma che non sia ideologicamente connotata e che sia quanto più possibile completa di tutte le possibilità che ci sono a disposizione. E mi piace come voi l'avete collegato questo, le famiglie possono fare una scelta consapevole se supportate, se hanno gli strumenti, quindi le informazioni, come voi poi a vostra volta lo ribaltate, no, sulla vostra ragazza, dicendole: io vorrei che mia figlia faccia delle scelte consapevoli della sua vita, le sto dando tutti gli strumenti affinché possa fare delle scelte consapevoli. Quindi è un po' un motivo comunque che si ripete sia nelle famiglie, nelle fasi precedenti, ma poi anche nel dare strumenti ai ragazzi. Spero che avremo alla fine un ultimo veloce momento per lanciare l'ultimo messaggio, l'ultima frase, quindi tenetevi pronti alle famiglie che ci stanno ascoltando. Chiedo a Tiziano e Mara di aprire il loro video e parlarci loro del futuro, di cosa vedono, si aspettano nel futuro. Vai, vai. Allora, cercherò di essere breve. Allora, è chiaro che nel futuro dei nostri figli la cosa che ci preme maggiormente, come penso a tutte le coppie di genitori che hanno bambini con delle difficoltà, è cercare di pensare che loro possano in futuro sviluppare il maggior senso di autonomia e autostima possibile, in modo tale che possano vivere la loro vita autonomamente e in serenità. Ecco, noi nel nostro piccolo stiamo cercando di trasmettere questo ai ragazzi, anche di trasmettergli la consapevolezza della loro problematica come non un problema che gli può limitare il loro crescere, ma un qualcosa di caratteristico che fa parte di loro. Per esempio, anche una cosa magari banale, ma non lo è, la scelta dei colori delle protesi acustiche, nel senso che i ragazzi adesso loro portano delle protesi acustiche colorate, molto visibili, belle, che gli piacciono, e che quindi loro stanno bene con se stessi, nel senso che poi le mostrano anche in maniera piacevole anche agli amichetti e ai compagni, e questo è anche un piccolo modo per come dire, portare con sé la propria specificità in maniera positiva. Per quanto riguarda cose che si potrebbero fare nel futuro, accennerò un paio di cose. Secondo me molto interessante potrebbe essere quella di non so chi possa farlo, magari le regioni, gli istituti di prossimità, ma di organizzare delle giornate di formazione nelle scuole sulla sordità e anche sui sistemi FM, anche perché altrimenti tutto è lasciato alla libera iniziativa della famiglia, che deve spiegare ogni volta, magari ogni anno, perché cambiano gli insegnanti, eccetera, che cos'è per esempio un sistema FM, ma non solo, anche come rapportarsi con un bambino che porta delle protesi o un impianto cocleare, quindi il modo in cui porsi, il modo in cui parlare, il modo in cui capire che cos'è l'affaticamento uditivo, cioè tutta una serie di cose che riguardano la sordità che mediamente gli insegnanti o le scuole non sanno. Quindi, per esempio, fare delle giornate di formazione potrebbe essere una buona idea. E un'altra cosa che volevo dire, poi lascio la parola a mia moglie, mi ricollego a quello che dicevano le altre coppie sugli sportelli di aiuto, e questo è molto importante perché le famiglie senza questi sportelli sono sottoposti a un livello di stress, di lavoro, di fatica importantissimo, in quanto la famiglia si trova ad essere il case manager, quindi da fare da collettore e da fare da collante
con tutte le innumerevoli figure che girano intorno alla sordità del proprio figlio, terapisti, scuola, istituti di prossimità, IPS o quant'altro, e questo può comportare, siccome è un impegno importante, un impegno gravoso, può comportare anche impatti sulla vita lavorativa anche dei genitori, che molto spesso uno o anche tutti e due i genitori, diciamo più spesso un genitore di entrambi è costretto o a lasciare il lavoro oppure a fare un lavoro part-time, quindi di notevole impatto sulla vita quotidiana e anche sulla vita psicologica, il benessere della famiglia. Questo è una cosa che non è molto molto importante. Non so se Mara voleva aggiungere qualcosa. Allora, rispetto al futuro, quello che mi aspetto e quello che spero è intanto concordo con quello che hanno detto Claudio ed Alessandra, concordo in pieno anche sulla necessità di sportelli di ascolto per le famiglie, affinché non ci sentiamo soli a prendere delle decisioni anche clinicamente significative. Noi in questo momento abbiamo il piccolo su un doppio binario, cioè il binario autismo e il binario sordità. Ci sono delle scelte cliniche che a volte cozzano tra di loro e si sente il peso della solitudine poi a intraprendere un certo tipo di percorso piuttosto che un altro. Quindi forse un maggior sostegno alle famiglie da questo punto di vista sarebbe utile. Poi concordo molto con quello che ha detto nel precedente intervento Giovanni, di attivarci anche noi come famiglie, ed è quello che noi facciamo e faremo attualmente e faremo nel futuro. Io proprio quest'anno mi sono lanciata un pochino di più e mi sono iscritta a far parte all'assemblea della consulta del nostro municipio, la consulta municipale permanente per i diritti delle persone con disabilità, che è una consulta che vuole dare un suo contributo a iniziative volte a limitare gli ostacoli o a favorire l'integrazione di persone con disabilità. Inizieremo i lavori prossimamente, quindi sarà anche per me una scoperta, un primo modo di far parte di una rete in cui voglio portare la nostra voce a tutela dei miei figli, ma anche non solo di loro. Quindi questi sono attualmente i piani del futuro, e nel futuro ci aspettiamo, come anche sottolineava parzialmente prima Giovanni, che si possa ampliare l'inclusività dei nostri bimbi anche attraverso la figura dell'assistente alla comunicazione, che noi con 2 figli in 7 anni di scuola abbiamo sperimentato una sola volta, e questo è veramente un peccato. Quindi speriamo che si possa avere di più questo, perché secondo me può fare la differenza. Non togliamo spazio all'altra coppia e alle domande a questo punto. No, grazie Tiziano e grazie Mara. Indubbiamente io più vi ascolto, più mi rendo conto che voi genitori avete veramente un patrimonio di competenze che però poi vi siete costruiti sulla vostra pelle. Comunque è un patrimonio che vale ancora di più. Chiedo a Giovanni e a Nicoletta di attivare il video e di raccontarci il loro futuro, cosa si aspettano, cosa vorrebbero. Grazie. Vado io. Premessa prima del futuro che non c'è certezza, però in realtà faccio anche qui un piccolo passo indietro in funzione di quello che appunto hanno detto prima. Formazione a scuola assolutamente necessaria, noi l'abbiamo fatta in 2 tornate nella scuola superiore di nostra figlia, tra l'altro coinvolgendo anche il CIMEC nella persona proprio del professor Pavani, che è venuto a Lodi a illustrare in maniera eccellente tutti i risvolti relativi alla sordità sotto tutti i profili, quindi dalla parte segnante, oralista, impianti, protesi, insomma, dando veramente uno sguardo esteso.
Noi abbiamo fatto anche un volantino che è stato appeso in tutta la scuola, è presente nel sito dell'associazione, quindi sotto Genitori Tosti si può trovare, e è stato anche apprezzato. Certo, andrebbe rifatto molto spesso, perché poi queste cose si dimenticano. Sportello negli ospedali. Io ricordo quando siamo andati a Carpi, dove nostra figlia appunto è seguita attualmente, ha fatto il secondo impianto cocleare, conoscevamo già il nostro buon conoscente amico, il presidente dell'associazione, che ha proprio nell'ospedale uno sportello. Mi sono sempre chiesto quanto sarebbe stato bello averlo trovato quando è nata nostra figlia, poter scambiare delle parole con delle famiglie, con delle persone che hanno già fatto questa esperienza, questo percorso. Sarebbe stata veramente una chance eccezionale per ottimizzare i tempi. Sul futuro indosso un attimo il cappello dell'associazione. Io credo che tutte le famiglie devono essere consapevoli del percorso legislativo che esiste in Italia. Il futuro di una persona con disabilità, in qualsiasi momento incorra nella disabilità, che sia alla nascita o durante, c'è una legislazione che in Italia, sebbene adesso sia sotto l'occhio della politica per una riforma, è tuttora una normativa assolutamente eccellente. E sotto questo aspetto abbiamo in particolare, oltre alla legge 104, la legge 162 del 98 e la legge 328 del 2000, che delineano il percorso di vita di una persona con disabilità, con le istituzioni, con le necessità che la persona ha. Queste le famiglie devono saperlo. È vero è che più esiste una gravità e più c'è una necessità di questo percorso, però se non si attiva, e devono essere le istituzioni a attivarle, devono essere le famiglie a chiedere. Ecco, sul futuro di nostra figlia adesso è prossima alla maturità, ma è già proiettata verso l'università, quindi sta approcciando alcune facoltà, sia come percorso personale, quindi come interesse di studi, sia come supporto, perché molte università hanno degli uffici proprio di consulenza e di perseguire i ragazzi e le ragazze. Quindi anche questo aspetto è molto importante. L'Università di Trento, per esempio, una disponibilità ci sono, andiamoci. L'inclusione sociale e lavorativa, sotto questo aspetto futuro è ancora un po' più lontano, per la disabilità è un punto estremamente dolente. Si sa che quando si finisce la formazione scolastica universitaria, dopo iniziano le dolenti note, no? Perché secondo noi crediamo che il passo da fare nella nostra nazione sia quello di sensibilizzare una cultura inclusiva. Ogni persona con disabilità deve avere quello che serve per il proprio supporto di vita, ma in un contesto che non sia esso stesso barriera. Quindi sotto questo aspetto, soprattutto culturale, c'è veramente tanto da fare. Non so se Nicoletta volevi aggiungere qualcosa, se no lasciamo spazio. Sì, per quello che riguarda Lorenza, un discorso un po' più personale, che la scelta dell'impianto cocleare è stata fatta immediatamente perché purtroppo non c'è tantissimo tempo da aspettare se si sceglie questo tipo di percorso, per cui dall'attivazione dell'impianto all'attività di logopedia e tutto il percorso che ne segue, non può essere lasciato passare del tempo ed essere una scelta futura. Possono essere dati sin da subito tutti gli strumenti per la comunicazione, questo certamente, sia per quanto riguarda il percorso oralista, sia per quanto riguarda l'utilizzo della LIS o anche della comunicazione aumentativa, se serve. Assolutamente, devono essere dati tutti gli strumenti. Dal punto di vista medico, se uno ha la possibilità di fare questa scelta dell'impianto cocleare, purtroppo non può aspettare più di tanto, ecco, perché comunque ci sono dei limiti temporali ben definiti che tutti noi sappiamo.
Noi abbiamo fatto questa scelta per nostra figlia e lei penso che sia felice di questo, ecco, ha potuto seguire tutte le sue passioni fino adesso e anche acquisire, oltre alla conoscenza dell'italiano parlato e scritto, anche di 3 lingue straniere. Se vorrà anche acquisire la LIS è liberissima di farlo e naturalmente ha anche incontrato in passato e attualmente conosce persone segnanti e se vuole imparerà anche la 4ª, la 5ª lingua, quello che vuole. E adesso ha tutti gli strumenti per farlo. Grazie Giovanni, grazie Nicoletta. Torna questa necessità, questo sentire che c'è bisogno di uno sportello, che c'è bisogno di supporto e delle associazioni, dell'importanza delle associazioni per creare sinergie, per aprire possibilità, ma a me viene un po' in mente anche un'altra cosa, cioè per colmare dei vuoti, perché se c'è bisogno comunque che ci siano delle associazioni che si occupino di creare queste situazioni, vuol dire che ci sono dei vuoti che vanno colmati. Prima di terminare, allora io leggerei una domanda che è arrivata e poi darei un paio di minuti di tempo a ciascuna coppia genitoriale, se vuole, per replicare a questo intervento. Allora vi leggo la domanda. Buonasera, complimenti per questo evento che rappresenta una porta aperta al dialogo che effettivamente serve ed è utile per scambio di esperienze e testimonianze. Premetto che sono oralista. Non mi piacciono le etichette, però per correttezza è giusto dirlo, per evitare equivoci. Utilizzo l'impianto cocleare. La questione che salta fuori puntualmente è la presunta ingerenza dei medici sul voler indirizzare. Qualcuno dice imposizione, termine e impressione quanto mai errato. Magari in passato ci saranno stati dei casi, ma per favore non generalizziamo e strumentalizziamo. Credo che la sordità sia un problema sanitario, quindi dare delle informazioni su come si può superare la sordità mi sembra essenziale e fondamentale per i medici e non esiste, secondo me, una questione di pregiudizio verso altre forme di comunicazione. Un genitore, di fronte a possibili soluzioni, non può dire quando è grande deciderà lui. Probabilmente non sarà possibile. La salute è responsabilità del genitore e il diritto alla parola è un diritto dei bambini. Allora, io chiederei a tutte e 3 le coppie genitoriali, ora tolgo io il mio video, di accendere tutti e 3 i loro video e di, se hanno voglia, dare una breve risposta. Chiedo a tutti di accendere, grazie. Vi autogestite, vi auto-organizzate, Vai. in quest'ultimo Parto io, momento. posso? Vai. Ma in parte l'abbiamo detto. Allora, per quanto riguarda il supporto alle famiglie, per dare supporto ai figli, sicuramente serve qualcosa di più, l'abbiamo sottolineato tutti, e quindi tutti ci siamo passati, e è un'effettiva necessità. Ma anche proprio per supportare la parte medica, no? Perché i medici e comunque quelli che prendono in carico inizialmente il bambino, medici, terapisti, eccetera, devono aver bisogno di un punto di vista delle famiglie, no? Non siamo solo pazienti, i nostri figli non sono solo pazienti, sono persone, e con questo è importante che sia equilibrata anche tutto il percorso che si trovano a fare. E quindi assolutamente ribadiamo quello che abbiamo detto, no? Lascio a Tiziano, Mara, Claudio e Alessandro. Allora, provo a rispondere io. Nella nostra esperienza noi abbiamo scelto, e riprendo l'etichetta oralista perché serve per dare una macro definizione, però questo non vuol dire che tralasciamo da parte altri tipi di scelte, cioè
come ho detto nel mio intervento sul presente, quello che è importante secondo me, anche avendo probabilmente, ma è tutto da accertare in realtà, delle comorbidità per quanto riguarda il più piccolo con il disturbo dello spettro autistico, noi stiamo anche valutando di introdurre un educatore segnante in modo da facilitare alcuni aspetti della riabilitazione di Daniel. È ovvio che se vai da un medico e hai un bambino sordo, il medico ti dà un parere che aiuta di più l'integrazione, cioè è ovvio che ti spinge verso una scelta che è aiutiamo il bambino a sentire, aiutiamo il bambino a parlare, ma un po' anche per quel senso di solitudine e smarrimento di cui ci hanno parlato Claudio ed Alessandra, cioè un bambino oggi riabilitato solamente in maniera segnante, un bambino che ha bisogno di avere sempre qualcuno che un interprete con lui. Io, come ho detto nel mio intervento, penso che la riabilitazione migliore sia quella integrata, cucita sul bambino e sulle sue esigenze e, ripeto, ci affascina in questo momento proprio l'idea di esporre Daniel alla figura dell'educatore sordo piuttosto che ad altri metodi proprio per captare la sua attenzione e fare in modo che ci guardi. Quindi penso che dobbiamo essere aperti, onesti con noi stessi, aperti a tutto ciò che culturalmente ci permette di aiutare i nostri figli. Concordo con quanto ha detto Mara, cioè dobbiamo essere aperti e diciamo che è chiaro che il mondo vede il problema della sordità come un problema sanitario, ma non è detto che sia solo un problema sanitario, cioè è una situazione molto più sfaccettata. Quindi io non vorrei entrare nella diatriba oralismo e lingua dei segni, perché per noi non esiste, noi abbiamo scelto entrambi. Cioè ci sono diverse possibilità, non le prendiamo tutte, permettetemi, quindi non entro in questa cosa perché non credo che esiste nella mente, se noi la facciamo entrare nella nostra mente, se noi pensiamo che il nostro figlio ha possibilità di trarre vantaggio da tutto, gli offriamo tutto, quindi noi è stato un periodo della nostra vita che facevamo 40 km andare, 40 tornare 2 volte alla settimana per portare Greta in un centro specializzato per imparare a parlare, quindi direi che questo dice già, anche a 6 mesi noi l'abbiamo messo in le protesi, quindi io credo che questi estremi di dire lingua dei segni o no all'oralismo non debbano esistere, per questo che noi auspichiamo che ci sia uno sportello o qualcuno che senza pregiudizi, come diceva prima Pasquale, possa aiutare le famiglie nelle loro scelte, che possono essere scelte variegate a seconda del bambino e della famiglia. Per quanto riguarda le ingerenze, io non so se sia una cosa di anni fa, noi le abbiamo vissute sulla nostra pelle, quindi noi abbiamo raccontato la nostra esperienza, le ingerenze ci sono state e anche a volte molto pesanti, quindi comprendo che chi ha mandato il messaggio non le abbia vissute e pensa che non esistano, però noi le abbiamo vissute, quindi per noi sono esistite. Chiedo scusa, bene, appunto anch'io volevo ricollegarmi a questa testimonianza perché appunto è stata la nostra esperienza. Io l'ho vissuto anche come persona sorda, non ho avuto un dialogo con me in prima persona, in qualche modo sono stato tra virgolette scavalcato, mi sono sentito un genitore di serie B. E come mai? C'è qualcosa che non funziona? E anch'io sono responsabile, anch'io ho doveri da genitore. E quindi è importante un confronto insieme a me. Quindi i medici avrebbero dovuto considerare la coppia genitoriale, entrambi i genitori importanti alla pari, per costruire insieme consigli reciproci, noi ai medici, i medici a noi. Ognuno ha esigenze diverse, ognuno ha le proprie specificità e quindi dobbiamo ragionare su supporti a misura di ciascuno. E questo è un aspetto molto importante. Io so che in Italia da moltissimi anni c'è questo conflitto, questa sorta di rivalità tra oralismo e lingua dei segni. Bah,
io mi tiro fuori, non vedo questo. Noi abbiamo scelto 2 lingue per i nostri figli, per nostra figlia, e quindi c'è una lingua naturale in quanto persona sorda, che è quella della lingua dei segni, e noi siamo consapevoli dell'estrema importanza per dell'italiano per la sua vita futura, di persona sorda che potrà parlare, legge, scrive, e quindi alla pari degli udenti, e conosce anche la lingua dei segni. Anzi, la lingua dei segni forse aiuta la costruzione dell'italiano. Il microfono, per favore. Ecco, grazie. C'è un'altra domanda a cui chiedo sempre a tutti e 6 di rispondere se hanno voglia. E questo messaggio dice: grazie a tutti e 6, a ciascuno di voi. Quindi si rivolge a voi 6 genitori. Mi hanno colpito alcuni passaggi delle vostre storie del passato. La mia domanda è: quanto vi siete sentiti liberi dal condizionamento ideologico dei servizi sanitari nel fare le vostre scelte consapevoli in merito alla possibilità di un percorso bilingue italiano-LIS? E quanto siete stati davvero informati, guidati su tutte le possibili strade per i vostri figli? Di nuovo, vi lascio moderarvi. Quindi in pratica sono 2 domande, cioè quanto vi siete sentiti liberi dal condizionamento ideologico dei servizi sanitari nel fare scelte consapevoli in merito alla possibilità di un percorso bilingue, e quanto siete stati davvero informati, guidati sulle possibili strade per i vostri figli. Grazie. Se posso, grazie. Ma allora, condizionato poco, nel senso che bisogna partire dal presupposto che noi siamo una famiglia di udenti, senza nessuna esperienza di sordità. Quindi chiaramente quando è nato Davide, quando abbiamo scoperto in realtà che era sordo, a noi è venuto chiaramente naturale avvicinarsi a quello che era la cosa più vicina a noi, quindi all'idea che Davide potesse indossare delle protesi o impianti che poi dopo non ha fatto, comunque, e sviluppare attraverso la logopedia e la riabilitazione la lingua parlata, perché era la cosa più vicina a noi. Però voglio dire anche una cosa, che noi siamo sempre stati aperti anche a un eventuale inserimento della lingua dei segni per quanto riguarda Davide, adesso maggiormente anche con Daniel, e lo dimostra anche il fatto che nei primi mesi di terapia logopedica di Davide lo ha fatto col metodo bimodale, quindi con l'ausilio dell'italiano segnato, perché questa metodologia sembrava quella più calzante per Davide. Successivamente è successo che con i mesi, parlando con l'equipe di riabilitazione, invece hanno voluto provare a modificare questa impostazione, perché evidentemente Davide aveva delle difficoltà motorie particolari, e quindi hanno provato a togliere l'italiano segnato, a inserire un supporto visivo a supporto della lingua parlata, per vedere se questo dava dei risultati migliori di quelli che stava dando al momento. E questa è stata la soluzione, che si è poi rivelata quella più efficace per Davide, però. Quindi dobbiamo sempre ragionare sul vestito cucito addosso alla persona. Poi quanto siamo stati condizionati dalle equip mediche, molto, ma in termini positivi, perché noi abbiamo partecipato ad un ciclo di seminari per genitori con neonati sordi presso il nostro ospedale di riferimento, un'iniziativa bellissima che si chiamava Sentirci ascoltarci, in cui ci hanno spiegato dettagliatamente pro e contro dell'uno e dell'altro tipo di scelta, o anche dell'integrazione delle scelte. Quindi devo dire che quando Davide era piccolo, ma anche adesso che stiamo valutando con Daniel altri tipi di scelte, noi abbiamo il pieno supporto del centro di terzo livello che ci segue.
Diciamo che, ecco, l'esperienza di genitori presso le strutture, lì non ci hanno mai proposto né la lingua dei segni né il bilinguismo, no? Non ci è mai stato proposto nulla del genere. Anzi, ricordo che il foniatra nel momento della scoperta della sordità ci ha detto, beh, vedete, voi, la vostra famiglia già è segnante ed è importante che vostra figlia impari anche l'italiano. E noi abbiamo detto, certo, è logico, è logico. Però una proposta, un metodo di lavoro, un'educazione bilingue non ci è stata suggerita. No, ma non viene suggerita negli ospedali generalmente, questa cosa non esiste proprio, anzi io credo che noi, non dico che l'abbiano scoraggiata, però hanno insistito molto per l'utilizzo degli impianti cocleari. Sì, Claudio dice sì, io non so, non posso parlare per tutti gli ospedali, certo, gli altri genitori. No, scusate, ci siamo sovrapposti, sapevo che sarebbe successo. No, dicevo, secondo me invece per una nostra esperienza, che ripeto è la nostra esperienza, c'è stato spinto molto rispetto agli impianti cocleari, addirittura ho un ricordo molto vivido di questa foniatra, un giorno che sono dovuta andare in ospedale da sola, che ha addirittura fatto leva sul fatto che la presenza di mio marito sordo non mi permettesse di essere dispiaciuta di aver avuto una figlia sorda, perché mi ha presa in un momento di debolezza e ha pensato, e quindi ha cercato un po' anche di mettere un po' zizzania tra noi come coppia. Questa cosa è stata davvero molto spiacevole, tanto che abbiamo cambiato ospedale di riferimento per fortuna. Però per dire, è chiaro che dipende molto dalle persone che si incontrano, però è questo che dico, dovrebbe esserci strutturalmente un sistema informativo che permette a tutti di fare le scelte migliori, come diceva Tiziano, cucite su misura, sul bambino e sulla sua famiglia, senz'altro. Per noi non c'è, diciamo che abbiamo lavorato sulle priorità, no? Perché è stato un percorso estremamente complesso all'inizio, per cui non abbiamo forse neanche, non ce l'hanno proposto, non abbiamo forse neanche avuto tempo, abbiamo proprio stabilito sulle priorità dove lavorare, e quindi diciamo che l'aspetto dell'abilitazione al sentire si è inquadrato in questa via. Forse avremmo voluto maggiore informazione sulla tecnologia, no? Perché poi l'impianto cocleare è un mondo, non c'è un impianto, ce ne sono tanti, quindi non sono tutti uguali. Ecco, anche su questo aspetto non abbiamo saputo, noi abbiamo fatto quel che ci è stato proposto, punto e fine. E invece anche qui ritorna all'aspetto dell'informazione di base come elemento essenziale. E sì. Altro? Io penso che ci si basa soprattutto sul proprio vissuto nella scelta. Siamo anche noi come Mara e Tiziano, famiglia udente, certo ci si poteva sforzare di più per imparare la LIS, però non ci è venuto naturale sin da subito. Abbiamo cercato di comunicare con nostra figlia attraverso la parola e semmai anche appunto attraverso la lettura labiale come supporto. Alcuni segni iniziali che venivano suggeriti dalla logopedista erano solo di aiuto e di accompagnamento alla parola. Naturalmente se la parola non fosse poi sopraggiunta in Lorenza, sicuramente avremmo ampliato e perseguito la via della lingua dei segni o a ulteriore supporto. Le scelte, appunto come dicevo prima, si fanno all'inizio e poi man mano che si va avanti si aggiusta il tiro se si è sbagliato, ecco, o se ha qualche incertezza. Il nostro percorso ha seguito, diciamo, più o meno la storia della nostra famiglia. Alle famiglie che vedranno e vedono questo video, direi scegliete sereni, insomma, informatevi, pretendete informazioni e poi si fa, insomma, si va.
mai fermi. Mai arrendersi, insomma. Mai. Grazie Giovanni e Nicoletta. Siamo in ritardissimo, leggo rapidissimamente un commento che è arrivato. Buonasera, sono Matilde Marulli, logopedista. Mi ritrovo in tutto quello che hanno finora condiviso le 3 coppie di genitori. Il percorso di abilitazione che i nostri bimbi intraprendono deve essere necessariamente globale, mirare alla cura e crescita della persona affinché possa stare bene ed essere davvero presente come persona nella società. Per questo sono preoccupata per i nostri bimbi, da sempre, per l'inserimento scolastico, per la partecipazione al mondo della socialità. In tanti anni di lavoro mi sarei aspettato una più fattiva attivazione delle associazioni dei sordi, per attivare servizi che includessero i bimbetti al pari degli altri. Ancora di più mi dispiace che il sistema scuola non sappia ancora cosa sia la sordità. Come i nostri genitori, anche io non mollo e continuo a fare formazione nelle scuole. Grazie a voi tutti, genitori di oggi e di domani, per supportare noi terapisti a vedere crescere i vostri figli, i nostri cuccioli. Io ringrazio tutti davvero, Vera Arma, Anna Lobello, Arianna Testa, Matteo Giovanelli, ringrazio Francesco Pavani, Claudia Bonfiglioli, Elena Tomasuolo, Gabriele Gianfreda, Stefania Benetti. Ringrazio Elena Giovanelli che ci ha dato un aiuto fondamentale per gestire le domande, ma ringrazio principalmente Nicoletta, Giovanni, Claudio, Alessandro, Mara, Tiziano per aver condiviso con noi le loro storie, per aver messo a disposizione di tutti le loro esperienze. Grazie davvero, grazie, e ci rivediamo il 14 dicembre, sempre dalle 18 alle 20, per l'evento dei medici. Intervengono Eva Orzan del Burlo Garofalo di Trieste e Stefania Benetti del CIMEC. Intervengono come esperti. Modera Diego Zanetti. Grazie ancora a tutti, buona serata e grazie soprattutto ai 6 genitori.